Cominciamo la diretta, aspettiamo un attimo che vada in streaming, qualche secondo per la connessione, perché c'è sempre un po' di pausa. Aspettiamo ancora un attimo. 71, wow, un sacco di gente. Fatemi sapere quando mi vedete. Ci siamo? Siamo quasi in live. Eccoci, dovremmo vederci. Mi confermate? Ci stiamo vedendo? Siamo in diretta? Grandi! Allora, un saluto a tutti. Ragazzi, siete un sacco. Non me l'aspettavo. Grazie, grazie della fiducia. Allora, intanto le regole del gioco. No, vabbè, allora, abbiamo cominciato una mezz'oretta prima, così facciamo due chiacchiere. Tanto che vorrei fare una live da quando ero negli Stati Uniti, che non ne faccio una. E quindi dai, ne approfittiamo per fare due chiacchiere. Solo una cosa, adesso ovviamente vedo i vostri commenti, se avete qualche domanda proverò a rispondere, ma volevo farvi vedere una cosa. Durante l'evento ovviamente non ce la faccio a star dietro ai commenti, poi dipende come va l'evento, se ci saranno delle pause tra una parte e l'altra oppure no, ma ovviamente cercherò di stare un po' più attento all'evento e di riportare eventualmente quello che succede. Allora, da cosa cominciamo? Bomba! C'è la versione beta del Cybertruck, quindi quella che dovrebbe andare quasi in produzione. E grande Claudio, ve lo faccio vedere questo. Questo è venuto, l'hanno detto un sacco di gente quando ero alla presentazione del Cybertruck. Allora, vi dicevo, vi faccio vedere il video del, così vediamo anche se funziona lo streaming, così facciamo un esperimento, non l'ho mai fatto. Quindi andiamo in... Eccolo qua. Allora, questo qui arriva direttamente dal Texas. Allora, intanto vi faccio vedere, vedete qua, vi sto indicando con la freccia, non c'è più lo sportellino di ricarica esterno, ma è stato integrato qui con il parafango. Questo perché probabilmente per andare a... Scusate un secondo. Ok, per andare a non creare buchi e quindi maggiore difficoltà costruttiva nel Cybertruck, vedete qua. Poi andiamo avanti col video. Pre-production beta, quindi dovrebbe essere una versione già definitiva o quasi. Vedete che rispetto alla prima versione, ovviamente molto più rifinito, hanno messo le guarnizioni qui per i finestrini, cambiano gli specchietti che sono triangolari, lo vedremo un po' più avanti dopo nel video, la solita telecamera qui, ma qui c'è un altro buco che potrebbe essere effettivamente un'altra telecamera. Ma staremo a vedere. Qui, come vedete, c'è questa parte che dovrebbe essere la parte, diciamo, che serve per aprire il Cybertruck. Vedete che non ha le maniglie, quindi c'è un qualche meccanismo in stile Model X che ha le porte automatiche, in questo caso sia davanti che dietro, e qua probabilmente ci sarà un codice, oltre ovviamente quando ti avvicini si apre, ma se uno non ha il telefono impostato come chiave, probabilmente ci sarà un codice per aprirlo o roba del genere. Andiamo avanti nel video. Mi date un feedback se si sente quella musichina sotto? Allora, qui vedete il tetto in vetro, già come era previsto nella prima variante, ed ecco qui che anziché lo yoke puro hanno creato questo volante simil quadrato. Vi dico che a me piace molto. A me piace un sacco perché lo yoke ci sta su Model S e Model X, perché comunque non è una macchina di massa e quindi lo stile ci sta nella funzionalità. Il Cybertruck è una macchina di massa e lo yoke probabilmente era troppo estremo e secondo me hanno trovato una soluzione veramente, veramente bella.
Sì, la musichina lo so che è fastidiosa, ma è solo per vedere se si sente. Anzi, adesso la tolgo, era giusto per vedere se funziona, perché dopo con lo streaming dovremo sentirlo. Andiamo avanti nel video. Allora, per quanto riguarda gli interni, rispetto alle versioni che ho visto io, sia in California che in Texas, i sedili sono molto, ma molto, molto più rifiniti, ma molto più rifiniti. Questi sono in pelle in particolare. Adesso andiamo un po' avanti. Ecco qua, telecamera, quella che nelle macchine è sotto la freccia, qui è stata messa nel parafango. Come vedete, la freccia è integrata nello specchio, sempre per non andare a creare buchi nella struttura d'acciaio del Cybertruck. Ora andiamo avanti leggermente e vi faccio vedere un particolare interessante. Vedete qui? Questo qui è la sospensione pneumatica che è, a detta di Sandy Munro, che è presente all'evento, la più grossa che lui abbia mai visto. Effettivamente qualche giorno fa si è vista qualche video fuori strada dove l'hanno alzato completamente ed ha un'escursione pazzesca. Adesso andiamo avanti, ecco qui abbiamo il super tergicristallo, e qui rimangono le 3 telecamere. A differenza di quanto si era visto, si diceva che Hardware 4 avrebbe avuto 2 telecamere anteriori, invece questo ne ha 3. In più, adesso lo vedremo, ecco qui, vedete questo spazio che corre qui ma anche sotto? Probabilmente l'apertura del Frank sarà in stile Ford F-150, quindi si aprirà non solo la parte superiore ma anche la parte davanti, quindi sarà enorme il Frank, assolutamente enorme. Adesso andremo più in basso. Allora, lo specchietto non è uno schermo come era nel prototipo, ma è uno specchietto reale. Sinceramente, visto che dietro c'è il cassone che si chiude, probabilmente avrebbe avuto più senso uno specchietto con la telecamera e lo schermo, però non lo so, staremo a vedere. Vedete che qui c'è questo spazio. Si vocifera che la copertura del cassone passi nel tetto e arrivi fino qua. Non lo so, magari è semplicemente un portaoggetti, come è abbastanza di consuetudine nei furgoni, però non lo so. Vedete come i sedili sono molto più rifiniti. Io credo che abbia perso il sedile centrale davanti, era 6 posti il prototipo. Adesso andiamo in basso e vediamo una cosa interessante. Adesso si vede, adesso un po' più avanti, andiamo un pelo più avanti. Ecco qui, vedete qua la telecamera anteriore. Questa è, a parte le funzioni di autopilot, il nuovo hardware, i sensori, Tesla Vision, eccetera, ma questo è molto comune comunque anche in tutti fuoristrada, per vedere dove metti le ruote quando si va proprio in fuoristrada. Eccola qui, la telecamera che si vede davanti. Ho paura che tenuta così si sporcherà molto facilmente, ma da vedere se manterranno questo design o faranno delle piccole modifiche. Vedete come sono gli specchietti? Sono molto più belli della versione precedente, triangolari, rispetto a quelli quadrati che c'erano nei primi 2 prototipi. Adesso andiamo avanti leggermente perché si vedono gli interni e secondo me sono molto molto interessanti e fatti veramente bene. Allora, adesso dovrebbe andare, eccolo qui. Allora, ecco qua. Adesso ci fermiamo qui. Ecco qua. Allora, sedile anteriore, sedile guidatore, vedete qui in mezzo. Allora, nel prototipo che ho visto io, il bracciolo qui in mezzo non era altro che il sedile centrale, quindi il 6° posto abbassato. Secondo me Tesla è tornata sui suoi passi e lo ha fatto 5 posti con il bracciolo fisso qui in mezzo. Qui ovviamente mi immagino carica wireless, perché la parte qui davanti, tutta questa parte qui, è completamente vuota. Quindi non lo so che cosa si saranno inventati. Lo schermo credo sia un 17, quindi come quello di Model S e Model X, comunque schermo unico senza il display davanti al guidatore, una configurazione che ovviamente conosciamo. Vedete che qui in basso è tutto vuoto, non riesco a capire cosa c'è qua. Probabilmente essendo ancora prototipo non è ovviamente rifinito.
Andiamo avanti, vabbè, qui sopra è semplicemente la bocchetta dell'aria, come siamo ormai abituati, e ora andiamo dietro perché c'è una peculiarità dei pick-up americani. Vedete che il sedile va su al contrario. Allora, questo mi fa presagire due cose. Allora, intanto è una funzionalità comunissima nei pick-up, ma mi fa pensare che non sia possibile il contrario, perché alcuni pick-up hanno il divisorio che c'è tra il cassone e i sedili che è abbattibile, quindi andando ad ampliare ancora di più lo spazio. Non credo che questo ce l'abbia, ma è anche vero che il cassone è incredibilmente lungo, perché questo è comunque è paragonabile il Cybertruck all'F-150 più grosso, che sono 6,80 metri, una roba del genere. Ecco qui le prese da dietro. Questo è uno schermo posteriore, quindi come la Model S e Model X. Questa è una tamarrata che non so se terranno nella versione definitiva, magari solo per l'esposizione, per fare scena. E adesso andiamo a vedere il cassone, che è molto, ma molto, ma molto più rifinito. Nella versione quella originale era semplicemente acciaio, vedete qui è tutto rivestito. Questo probabilmente è la copertura per le prese di corrente, perché il Cybertruck, come tutti i pick-up, ha le prese di corrente nel cassone per usare vari accessori, eccetera, eccetera. E abbiamo qui le luci laterali. Perché sono necessarie queste luci? Vedete che questa parte qua viene coperta quando si chiude il cassone, però queste servono perché se si guida con il cassone aperto, ovviamente è necessario avere le luci in vista, sono posizione e stop. Andiamo avanti, ecco, vedete, io dubito fortemente che questa parte qui sia abbattibile. Molto bello la copertura qui delle ruote, che non è troppo invasiva, vedete, non rientra troppo, è comunque ben rifinita. Questo è sicuramente un vano sottostante e probabilmente anche questi due sono altri due vani per il cassone. Queste sono le guide quello che viene chiamato tonneau cover, che è proprio la copertura del cassone che scorre a questo punto, sembra nel tetto. Nella versione, quella che ho visto io, scorreva sotto. E qui vedo, anche qui, questa è una guida che è fatta apposta per inserire dei ganci che si inseriscono insomma a piacimento dove servono. Anche questa è una peculiarità dei pick-up. Tetto ovviamente in vetro, l'abbiamo visto prima, ora non so se si vede altro, forse si abbassa adesso. Ecco, vedete qui c'è la maniglia per aprire qui. Nella versione, quella che ho visto io, se vi ricordate la presentazione, c'era il Cyber Quad che saliva direttamente, quindi qui probabilmente si apre questo sportello e c'è una rampa telescopica che scende, però questa è una funzionalità tutta da verificare. Ecco qui che ci fa vedere meglio il cassone. Qua vabbè ci sono già i ganci, quelli standard, insomma abbastanza regolare e nient'altro. Ecco, questo è quanto. Ecco qua ci sono i tasti che servono per aprire e chiudere. Allora, questo è il tasto che serve per aprire e chiudere la copertura, che è elettrica. Vedete qui anche altri ganci, uno qui, e ovviamente anche dall'altra parte. Questi due invece, 1 e 2, sono probabilmente dei buchi che servono per andare a montare delle strutture esterne. Anche questo è abbastanza comune nei pick-up. Ecco, qui si vede bene, vedete qua l'apertura sul parafango di cui parlavamo prima, che è la presa di corrente. Eccola qui. Ecco qui vedete i tasti ingranditi ed eccolo qui il nostro Cybertruck. Ragazzi, io non vedo l'ora che esca, veramente. Allora, togliamo questo. Eccoci, siamo tornati qui. Oh, vedo un po' i commenti allora. È totalmente, grande Matteo, è totalmente assurdo che sembra un render. Concordo al 100%, ma anche quando si vedono
quando fanno vedere che proprio guida, che va in giro, è veramente pazzesco, è assurdo. Io lo adoro, vabbè, lo sapete che io sono particolarmente appassionato di Cybertruck. Allora. Oh, grande, metti like, ma ti riferivi al video del Cybertruck o alla diretta? Ragazzi, ma siamo un botto, 368, wow, l'ultima live siamo arrivati a 60, insomma, mica male, dai, oh, è un sacco di pressione qua, eh. Bene, bene, che cosa dobbiamo aspettarci? Abbiamo un quarto d'ora, a parte che secondo me comincerà un po' in ritardo come sempre tutti gli eventi Tesla. Cosa dobbiamo aspettarci? Allora, io vi ho detto come la penso, ve lo riassumo velocemente. Allora, ormai molte testate danno per assodato il fatto che verrà presentata la Tesla piccola, la piattaforma per la Tesla piccola. Io sono sul ni. Perché? Perché presentare ora un nuovo modello che si prefigge l'obiettivo di vendere probabilmente il quadruplo di quello che sta vendendo Model Y, crea il problema della produzione. E quindi l'idea di venderla a un prezzo inferiore va a cadere perché ovviamente con tanta domanda, come è già successo, Tesla non farebbe altro che aumentare il prezzo, che renderebbe questa macchina molto più vicina come prezzo a Model Y e a Model 3. Quindi io non lo so sinceramente se presenteranno stasera questo tipo di piattaforma, non lo so. Potrebbe essere invece che presenteranno, sì, l'ho detto Elon, una nuova piattaforma sulla quale però potranno essere prodotte sia Model 3 che Model Y. A cosa serve questa piattaforma? A spendere molto meno in fase di produzione, perché Elon ha detto che con questo sistema produttivo riescono praticamente a dimezzare i costi di produzione. Ecco. Però, perché in questo modo il famoso progetto Island della Model 3, e poi oggi si è vociferato, Reuters ha parlato di un certo progetto Jupiter per Model Y, potrebbe riguardare questo, nel senso la macchina è la stessa, ma il sistema costruttivo cambia in tal modo che Tesla riesce a produrla a costi ancora inferiori rispetto adesso. Non si sta parlando di materiali, di risparmio sui materiali, ma si sta parlando proprio di sistema costruttivo, di efficienza del sistema costruttivo. Ricordiamoci che Elon ha ribadito più volte che la fabbrica è un prodotto, è il prodotto stesso, cioè la fabbrica più efficiente è un prodotto. Quindi non lo so, io la penso così, però staremo a vedere. Se invece presenterà una piattaforma nuova, io mi immagino una Model 3, immaginate una Model 3 come adesso. Togliete la coda, quindi risparmiate quei 30-40 centimetri, la fate scendere come il dietro, come una Model Y, e la rialzate un pelino, quindi un'altezza che è a metà tra Model 3 e Model Y senza la coda, un po' più corta. Ecco, potrebbe essere interessante, però ripeto, rimane il dubbio sulla produzione, cioè anche se la presentano oggi con inizio produzione a fine 2024. Ci sta tutto, ma produzione fine 2024 vuol dire che cominciano ad andare in numeri a fine 2025. Non lo so se vale la pena presentarla adesso, in questo momento storico. Magari sì, magari sì. Non lo so. Staremo a vedere. Guardo un po' di commenti, ragazzi, siete un botto, 3,90, wow. Allora, che cosa si può dire di stasera? Vabbè, parleranno, spero, anche di Optimus, che io credo, ne ho parlato poco, perché vorrei studiarci un po' di più, perché Optimus avrà dei risvolti sociali importanti, quindi vorrei approfondire di più proprio
Insomma, che cosa dire, ecco, esattamente, perché è delicata come questione, secondo me, molto delicata. C'è una domanda interessante, eccolo qua. Antonio, in merito all'hardware 4 cosa ne pensi? Vabbè, l'hardware 4, come ho detto più volte, è una naturale evoluzione di hardware 3. Se pensiamo che hardware 3 ha ormai dal 2017 in giro, fine 2017, quindi qualche annetto ce l'ha. È vero che ha avuto un piccolo aggiornamento, però secondo me è normale, e io rimango dell'idea che hardware 3 è sufficiente per la guida autonoma. Ne parlo con cognizione di causa, perché insomma l'ho avuto per quasi un anno e spesso è difficile far capire a chi non l'ha mai provato quali sono le potenzialità. È davvero difficile perché vedere un video non rende l'idea, non rende l'idea, davvero, ve lo assicuro al 100%. Cioè, provare la beta è proprio... ti lascia a bocca aperta. Poi è vero, fa errori non pericolosi secondo me, però la cosa incredibile è che a volte gestisce delle situazioni difficilissime, complicatissime in una maniera assolutamente disinvolta e a volte si perde in un bicchiere d'acqua, magari sbaglia, deve girare a destra e prende la corsia di sinistra. Così, ecco, la scelta delle corsie è ancora un po' da migliorare, insomma, parecchio secondo me. E vediamo un po', vediamo un po'. Oh, Conte, secondo me presenta una nuova versione supercharger robotizzato. Sì, me lo ricordo, quel serpentone, no, non credo, sinceramente. Tra l'altro, oggi hanno aperto i supercharger, i nuovi, insomma, quelli col nuovo attacco, negli Stati Uniti, nello stato di New York e qualcuno in California. Ecco un'altra mossa pazzesca di Tesla che diventa, come dico sempre, non solo produttore di auto, ma fornitore di energia, software. Ecco, dobbiamo smettere di pensare a Tesla come un produttore di auto. Ecco, non è un produttore di auto, è una software house che fa anche auto, più accumuli, più tutto il resto. Allora, interessante questa domanda. Gianni, secondo te oggi vale la pena fare l'acquisto oppure è meglio aspettare che sia sistemato il Tesla Vision? Beh, allora, il Tesla Vision non è niente di hardware, è software. E Tesla aggiorna le macchine ogni settimana praticamente. Vediamo cosa dicono stasera. Ho già visto qualche foto delle nuove Model S, Model X che non hanno i sensori, quindi stanno aggiornando anche SX, quindi la strada è quella. Quindi chi pensa che rimetteranno i sensori canna di brutto, come ho già detto parecchio tempo fa, chiarendo un altro video di qualcun altro. E quindi la strada è quella, vediamo cosa dicono stasera e secondo me ecco, non c'è un momento migliore per comprare una Tesla perché da un lato non invecchia perché comunque ha sempre gli aggiornamenti software e se quando ci sono dei grossi aggiornamenti hardware quello succede con tutto, con qualsiasi bene di consumo, quindi aspettiamo stasera e vediamo un po' cosa dicono. Già con la nuova Model 3 dovrebbe avere 2 telecamere nei fari anteriori. Ho letto qualcosa, non credo nei fari, penso più nei fendinebbia lateralmente. Potrebbe essere, però anche lì non è detto, non lo so, non lo so. Quando verrà lasciata la versione beta? In che senso in produzione? Qui in Italia intendi? Non lo so. Io speravo fine anno scorso. No, cominceranno sicuramente, penso nei paesi del nord Europa, Germania, Finlandia, Svizzera, Olanda, perché le posizioni aperte lavorative dei tester sono lì. Vediamo un po', altre domande. Vediamo un po'.
Magari danno il punto di situazione al 46,80. È possibile, però ecco qui sto pensando a una puntata dedicata alle 46,80 perché non sono il santo graal le 46,80, attenzione, sono un formato che Tesla ha deciso di utilizzare per vari motivi, ma che porta soprattutto un vantaggio a Tesla. Per raggiungere quello che hanno promesso al Battery Day ci vuole tempo, parliamo del 2026, ma questo era chiaro dall'inizio. Quindi è una normale evoluzione anche lì, cioè non comprare la macchina oggi per aspettare il 46,80, secondo me, ecco, questo è sbagliato, secondo me. Grande Diego, questo lo faccio vedere. I teslari sono dei fighi perché vedono oltre. Assolutamente sì, assolutamente sì. Insomma, non è facile a volte capire certe decisioni, poi non è che bisogna essere d'accordo per forza, però a me piace provare a capire. Allora. Beh, ormai mancano 4 minuti, intanto vado a vedere la pagina, ok, ancora, non è ancora in live. Appena va in live, ovviamente ve lo condivido e andiamo a commentarlo insieme. Metterò l'audio, quindi potete sentire l'audio, poi nel caso abbasserò per intervenire. Sì, Elon mi chiama tutte le sere, ci sentiamo dopo che registro i lampi, mi chiede un po' le notizie, così. Allora. Trasmetterai la diretta video? Certo, certo. Io mi metto nell'angolino e la trasmetto anche con l'audio e insomma la vediamo insieme. La vediamo insieme. Matteo, oh, che hai fatto? Grazie. L'avevo disattivate io queste cose, perché sono ancora attive? Grazie mille. Vi spiego perché le ho tolte dai video, perché YouTube si prende il 55% e quindi non è giusto nei confronti di chi vuole fare una donazione, secondo me. Quindi per chi vuole c'è PayPal, o se no grazie lo stesso. Non è giusto nei vostri confronti, secondo me, secondo me. Comunque grazie Matteo, ti ringrazio. Ti faccio sapere se arrivano tutti o se arriva solo il 45%. Grazie. Allora. Guarda, allora, la telecamera si surriscaldava perché facevo i video dalla macchina, quindi in America, quindi il sole batteva sul parabrezza e si scaldava la telecamera. Va bene. Allora, vediamo, quanto manca? 3 minuti, ma tanto non saranno assolutamente puntuali. Magari sì, eh. Grande Rocco, un po' che non commenti, lo so che vedi sempre. L'ho vista l'intervista e beh, sicuramente Armaroli è una persona che insomma di tutto rispetto, che ne sa, però quello che ha detto lo avrebbe potuto dire chiunque sa qualcosina di elettrico, adesso a parte magari qualche dato. Vi invito a vederla su Vai Elettrico, eh. Allora, mi è arrivata la notifica, ecco qua. Allora, vediamo tutto schermo e andiamo dal vivo. Allora, un secondo che mi metto in eh, eccoci qua. Eccoci qua, lo mettiamo tutto schermo. Allora, vabbè, qui comincia sempre così. Cerchiamo di capire che cosa vogliono dire questi disegni. Sembra una portiera del Cybertruck. Cos'è? Un finestrino sembra. Ora aspettiamo, intanto abbasso il volume della musica, così che quando... Oh, mi è arrivata una notifica, grazie per la diretta. Allora, non riesco a leggerla. Vabbè, non riesco a stargli dietro, ragazzi. Siete troppi, veramente troppi. Allora, intanto me la metto anche qui, così la vedo. Perfetto. Allora, ci siamo quasi, eh? Siamo quasi. Cosa vorranno dire questi simboli? Dai, Rocco, va bene. No, scusa, non volevo colpevolizzarti di niente, Rocco. So che ci sei sempre, vai tranquillo. Sei sempre stato un grandissimo sostenitore del canale. Grazie mille a tutti. Grazie a tutti, davvero. Ne approfitto, io ve lo dico sempre, mi diverto a fare i lampi così, a fare i video e sono contento se qualcuno può trarne giovamento. Ecco,
questo è il motivo per cui, insomma, ci provo, mi piace, insomma, se posso aiutare qualcuno, ben venga. C'è qualcuno che dice è un chip. Sì, ci sta, ci sta. Diranno qualcosa del dojo? Ma anche lì sono in ritardo ovviamente, ma perché i progetti sono talmente avanti che veramente sono talmente difficili da implementare, talmente, come si dice, disruptive, che è difficile fare delle previsioni. Comunque, dai, vediamo, vediamo, vediamo. È la porta del Cybertruck, ma anche a me sembra la porta del Cybertruck, però non credo che sia incentrato sul Cybertruck. Rilascio una versione 11 a tutti. Ragazzi, non sapete quanto mi manca l'FSD, mi manca un sacco. È la beta, è veramente, veramente spettacolare. Allora. Somiglia al muso del camion. Eccola, eccolo. No, è una portiera, vedete che ci ho preso che era una portiera. Allora, alziamo un attimino il volume perché si comincia. Ecco qua. Fatemi sapere se poi quando cominciano a parlare si sente bene o no. Allora, questa struttura qua è quella della Model Y, secondo me non mi sembra più piccola o più corta, che è... Ma... Allora, intanto chiariamo che non si chiamerà Model 2. Qualsiasi cosa sia non si chiamerà Model 2. E questo l'ha detto Elon chiaramente. Anche Model 3 non si doveva chiamare Model 3, perché Ford non gliel'ha fatta chiamare Model E. Perché si fanno le lotte intestine. E quindi secondo me questa è una Model Y. E come dicevo, secondo me la piattaforma riguarda proprio Model Q. Io concordo, io la chiamerei Model Q. Sarebbe una figata Model Q. Assolutamente. Vediamo. Grande! Allora lui è quello che mi ha fatto tutti i loghi, grandissimo. Grazie mille. Grazie. Bellissimo. E le sigle. Grazie. Beh, ricordo ovviamente anche Gabriele che ha fatto lo stemma all'inizio, proprio inizissimo, quindi grazie mille. Allora. Questa è una bella domanda, Thomas. Anche a me piacerebbe. Vabbè, io ce l'ho l'FSD, però per chi magari vuole provarlo sarebbe bello, secondo me. Boh. Non so perché in Europa non lo mettono, forse perché non ne vale la pena, non lo so. Oh Cesare, grazie, non litighiamo adesso, stasera, non parliamo di autopilot, va bene? Va bene? Ok. Oh, quante sono? Ho capito che vuole fare scale to extreme volume, ma qui sono tante, Sono tante ste macchine. Ma allora, ok, hanno fatto la T e a questo punto comincerà. Questa T mi fa venire in mente, quando sono andato alla Giga Texas, al Cyber Rodeo, hanno fatto la T così coi sedili bianchi e neri, messi proprio ad anfiteatro e guardando davanti si vedeva la T. Bellissimo, veramente, veramente bello. Questa T qua è quella quella stilizzata del Cybertruck, ma è fatta così perché ovviamente è fatta con i frame laterali delle auto, quindi... Ma vediamo un po'. Vediamo un po'. Vabbè, rispondo un attimo a Alan che mi chiede se è normale che dopo qualche accelerata gli parte la ventola. Sì, vai tranquillo. Fa tutto lei, altrimenti si frigge la batteria. Vai tranquillo. Allora. Comincia? Ci siamo? No, forse. Niente. Sono in ritardo, ragazzi. Secondo me sono in ritardo, come sempre. Ma questo è positivo, perché tutte le volte che hanno fatto ritardo vuol dire che avevano qualcosa da sistemare all'ultimo momento e quindi vuol dire che c'è della ciccia da vedere. Ma vediamo. Luca, purtroppo Model T non è possibile perché la Model T è Ford e non si può chiamare Model T, quindi non si può.
È ripreso il loop. Sì, è ripreso il loop. Aspettiamo. Va bene, va bene. Stava, grande, stava cambiando il master plan, probabile. Ma... Vero, vero Max, il volante del Cybertruck sembra quello a Peugeot, è vero? Ovviamente più estremo, però è vero, è molto simile a quello della Peugeot. Allora, intanto vi dico com'è il programma di stasera. Loro davano inizio alle 22 italiane. Un'ora e mezza di keynote, quindi di presentazione, e poi le domande, quindi ci avvicineremo a mezzanotte. Ora vediamo un po' come va, vediamo se ce la facciamo. Stasera non credo che registrerò i lampi, per ovvi motivi, e niente, magari li registro domani facendo un riassunto della serata, insomma, vediamo un po'. Intanto ho la tazza Plaid, perché anzi mi verso il caffè. Io bevo caffè americano, ma non perché sono stato 3 anni in America, ecco, vedete, c'ho il caffè americano, e adesso perderò tipo 400, 400 spettatori, perché lo bevevo anche prima, quindi mi piace. Lo so che a voi non piacerà, però a me piace. E quindi me lo bevo nella mia tazza Plaid, aspettiamo. Allora, oh dai, per fortuna c'è tutto, ho già cambiato. Vabbè, dai, sono sempre in ritardo. Sapete, vi racconto questa. Quando sono andato alla presentazione del Cybertruck in California, doveva cominciare, non mi ricordo, adesso lo dico così, alle 8 di sera. Io sono arrivato ovviamente prima, fuori c'era tutto in stile Blade Runner, molto bello, particolare, c'era la macchina di Harrison Ford, quella di Blade Runner, c'erano degli spettacoli, c'era il bar di Blade Runner, bellissimo. Insomma, per gli appassionati sanno di cosa sto parlando. E doveva cominciare alle 8, quindi ci mettiamo tutti in coda per entrare. Hanno aperto le porte del design studio tipo alle 9:15 e lo spettacolo è cominciato comodamente quasi alle 10. Ora spero non sia il caso di stasera, ma che ore sono adesso? Vabbè, solo 7 minuti, dai, va bene, 7 minuti va bene. Vabbè, visto che abbiamo tempo, mi è arrivata una notifica e fatemi ringraziare il notificante, scusate, vediamo un po', scusate, ma è giusto ringraziare chi supporta il canale, perché insomma mi fa piacere, io non mi aspettavo sinceramente così tanto, cioè che andasse avanti così tanto. Oh Sergio, vabbè, grande Sergio. Scusa, ma dalle notifiche non mi era apparso il nome. Grazie mille, grazie. Allora. Ah, Luca, più serio, grazie. Grazie mille. Vediamo un po'. Gabriel, secondo te si potrà scegliere il volante standard come ha fatto SI su Cybertruck? No, non credo. Come dicevo prima, il Cybertruck è, a differenza di SX, un'auto pick-up di massa, quindi cioè, meno complicazione c'è e meglio è, e quindi non credo. Ma poi a me piace quel volante lì, sinceramente, è molto bello. Scusate, è molto bello. Andrea, grazie. Sì, io penso che comunque quello che paga davvero sia quella che in inglese si chiama consistency, che in italiano sì, costanza. Secondo me, insomma, è così. Non serve fare il clickbait e fare un video da 100.000 visualizzazioni senza contenuti e poi basta, ma piano piano, insomma. Vabbè, Davide, grazie, ti ringrazio, grazie mille. Grazie. Vediamo un po'. Secondo me gli investitori stanno seguendo la live lampi di testa e si chiedono quando inizia. Magari c'è Elon che sta guardando. Allora, Elon, please, start the event, please.
Ok, gliel'abbiamo detto così magari comincia, o magari se adesso comincia però vuol dire che guarda l'app di Tesla. Grazie Gianfranco, credibilità è la parola giusta, ti ringrazio, io tendo sempre a non inventarmi le cose e a basarmi sui fatti. E questo lo voglio dire intanto che aspettiamo, c'è un sacco di gente, 605. Però lo dico, no, comincia? No, lo dico allora. Anche sul forum Teslari molti a volte mi dicono che sono un fanboy e così. Però spesso quando io provo a spiegare una decisione, un comportamento di Tesla, non lo faccio per giustificare Tesla, ma lo faccio solo per spiegarlo, per unire i puntini e capire il perché ho preso la decisione, ma non è detto che io sia d'accordo. Per esempio i sensori, io capisco perché hanno tolto i sensori, capisco perché li hanno voluti togliere, c'è un motivo strutturale da qui in visione futura, perché se pensiamo a milioni di macchine, una piccola modifica fa una grande differenza. Hanno ovviamente toppato sullo sviluppo del software, pensavano di essere vicini allo sviluppo e hanno toppato. Quindi io non li giustifico, semplicemente cerco di spiegare. Poi c'è chi lo interpreta in un modo e c'è chi lo interpreta in un altro. Niente, però lo volevo dire perché è così. No, dai, grande. Su Automoto sono in 190. Mi permetto di dirvi che Automoto sono abbastanza scandalosi, ragazzi. Avete qualche notizia restyling? Vediamo stasera, ma non credo, sinceramente. Oh, Fede, un grande saluto al presidente del Tesla Club Italy, Federico. Mi fa un sacco piacere vederti qui. Grazie per la fiducia. Grazie. Ho troppi commenti, non ce la faccio a starvi dietro. Vediamo un po'. Rocco, estrazione e lavorazione di litio, sì, vero, è possibile. Elon ha detto più volte che dove non arriva la produzione subentrano loro, o raffinazione. Questo l'ha detto più volte Elon, non l'ha mai nascosto. Non ho dubbi che ci entrerà. Purtroppo ci sono aziende che stanno capendo il passaggio e altre che continuano a mettersi di traverso. Però non è una novità. A me piace sempre fare l'esempio delle cinture di sicurezza inventate da Volvo negli anni 60, se non sbaglio, fino agli anni 60. Volvo ha aperto il brevetto a tutti e addirittura, visto che portavano dei costi maggiori, le altre case automobilistiche hanno fatto di tutto per non farle rendere obbligatorie dai governi. Quindi non è niente di nuovo, cioè sono storie già viste, c'è lo stesso per gli airbag, sono tutti costi che salgono, nonostante portino maggiore sicurezza, ma le case automobilistiche ovviamente puntano al profitto. E quindi, ripeto, storie già viste. Ora, trovandosi davanti a una rivoluzione elettrica, è normale che partire da zero, come Tesla, come Rivian, come le cinesi, è più facile. Convertire le fabbriche che producono auto termiche in elettrico non è così automatico, anzi, è molto più difficile. È normale che si mettano di traverso, quindi insomma, non è niente di nuovo, ecco, non è niente di nuovo. 13 minuti di ritardo, vabbè. Massimo, se si fa le Tesla questa è la live giusta, le altre non esistono. Grazie, ti ringrazio tanto, grazie mille davvero. Scusate se magari scrivete e non faccio vedere i commenti, ma non ce la faccio starvi dietro. Ah, giusto, Luca, hai ragione. Quando le magliette dei lampi? Sì, adesso che ho i loghi fatti bene, ci muoviamo per le magliette, che non so come fare, non ho proprio idea di come fare, perché non è che posso comprarle io cioè, devo trovare un modo. Se no non ce la faccio, cioè, poi non è che posso guadagnarci io, quindi devo trovare il modo, ecco. Però sì, le facciamo, volevo fare le tazze e magari le magliette, roba così quando ci vediamo ce le mettiamo. Allora, vediamo qualche altro commento.
Elon ha twittato 40 minuti fa. Lo so, ho visto il tweet. Stava cazzeggiando, non so dove fosse. Fabiano, cosa ci aspettiamo? Io ve l'ho già detto anche nei lampi di domenica, lunedì mattina, per chi vede la mattina. Piattaforma nuova sicuramente, bisogna capire a cosa serve la piattaforma nuova. Questo che vedete qui sono tanti body frame laterali di quello che sembra Model Y. Ripeto, secondo me sarà la piattaforma per abbattere ancora i costi di Model 3 Model Y, costi di produzione, il che non porta ovviamente un'immediata diminuzione dei prezzi, però la porta nel lungo termine. Cioè, quando si pensa a Tesla bisogna sempre pensare a lungo termine, non si può pensare a breve termine. Chi pensa al breve termine ha sbagliato in partenza, ha proprio sbagliato in partenza. Tesla Vision operativo a giugno. Mi viene da dire speriamo. Lo saluto anch'io. Ciao Emiliano. Vabbè. Devo comprare anch'io il divano, così mi siedo lì e lasciamo stare. Va. Bravo, gran manico in pista, però non capisco perché mettersi così di traverso. Vabbè, lasciamo stare. Allora. Vediamo un po'. Stanno microfonando Elon. Vediamo. No, allora non parlerà di cose finanziarie. Attenzione. Quello è lo shareholder meeting che si fa di solito verso settembre, dove ci sono le votazioni, dove il board vota, dove vengono aperte le votazioni agli investitori sulle varie piattaforme, ma quella è un'altra cosa, è un altro meeting. Questo qui è un evento interno, semplicemente, dove Tesla ha invitato chi ha voluto, e si chiama Investor Day, però non è lo shareholder meeting, ecco, non è quello, non si dovrebbe parlare dei risultati finanziari, non è questa la sede. Fede, grazie mille, davvero, grazie. Vabbè, dai, non fatemi infierire. Ma su Automoto la sta facendo Master Pilot? Dai, fantastico. Potevano farla fare a Valerio è bravo davvero, secondo me. L'altro ragazzo giovane, lui è bravo davvero. Va bene. Elon sta twittando anche adesso? No, se guardo anche il cellulare non ce la faccio proprio. Non gli sto proprio dietro. Va bene. Sì, questo me l'hai già scritto, Filippo, lo mettiamo in Francia. Ho evidenziato una grande differenza culturale. Vabbè, ma anche in Germania, cioè, se guardate i dati di vendita, la Germania è al 10, il 2022 ha fatto il 10% di elettrico, il 10% di venduto del nuovo elettrico. Cioè, capite la differenza? Anche l'Inghilterra credo il 12%, la Spagna il 6%, noi abbiamo fatto il 3%. Piano piano ci arriveremo, dai. Ormai la direzione è quella lì, c'è poco. Mi dicono che c'è anche Valerio, va bene. Ok, Valerio in gamba, secondo me. Bravo, non apre concetti, dice le cose giuste. Vabbè, vediamo un po'. Non mi interessa quello che fanno gli altri, sinceramente. Io faccio il mio e... come dice Elon, io non sono geloso di quello che faccio. Se arriva un altro che è più bravo, è giusto che si guardi quello più bravo, anzi lo guardo anch'io. Quindi va bene così. TG2 Motori, lo guardavo sempre una volta TG2 Motori. Ma non guardo più la televisione da qualche anno, proprio zero, quindi non so neanche che trasmissioni ci sono adesso. Non mi interessa. Grazie Giulio. Grande. Il problema dell'Italia sugli incentivi, nel senso che sì, è vero che gli incentivi nostri sono mirati, ecco, diciamo così, mirati per un certo tipo di auto, un certo segmento che produce una certa casa automobilistica.
Però non è solo quello, l'Italia è sempre stata molto restia ai cambiamenti, poi basta vedere un po' i commenti in giro, se si parla di macchine, eh, c'è una visione molto, molto limitata. Mm, Siamo abituati a pensare al rumore, abbiamo Ferrari, Lamborghini, la tradizione, sì, si estinguono se non vanno avanti. No, quei marchi lì probabilmente no, però sopravvive chi si adatta, non è più forte, questo lo diceva Darwin. Quindi di la verità, non sei, no, no, non sono livornese, mai detto di essere livornese, abito a Livorno, vicino a Livorno, ma no, no, sono di Milano io, ma abito qui da più di 20 anni, quindi puoi mettere abitare al mare piuttosto che nella nebbia. No, Milano è magnifica, soprattutto ultimamente dopo l'Expo si è rifatta, bellissima, bellissima, però abitare qua è un'altra cosa. Io quando vado al lavoro faccio 10 km di litoranea sul mare, ti cambia la giornata. Vabbè, l'avete visto in qualche video, che video, continuo a bere il mio caffè nell'attesa. Vedete a cosa serve il caffè americano? Perché è lungo, si beve come il tè e quindi dura di più. Anzi, guarda, me ne verso, sa che ho finito le scorte, ne verso ancora un po'. Questa l'ho portata dagli Stati Uniti, questa macchinetta del caffè. Che qua non si trova, cioè si trova, ma questa qui è più buona, è più buona. Anna, cara Anna, a posto? Saluto, saluto tuo marito. Sì, diciamo che i media stanno facendo il loro. Mm. Io credo che inizialmente le elettriche, se voi guardate i media, no? Anzi, media, perché è una parola latina. Se voi guardate i media, eh, inizialmente si parlava di elettrico qualche anno fa con curiosità, così come poteva essere il GPL, il metano, una cosa alternativa che se uno vuole costava tanto, era molto limitato. Poi piano piano ha cominciato a prendere piede ancora più di curiosità. Adesso che effettivamente ci si sta rendendo conto che è una alimentazione che sta prendendo piede e potrebbe prendere piede, e probabilmente qualcuno ha paura. E non è un caso che tutti i media insieme siano partiti all'attacco. Guardate l'articolo del Sole 24 Ore dell'altro ieri che dice Milano-Napoli costa il doppio del diesel. Ma dove? Ma dove? Cioè, è normale se io farei, a chi ha scritto quell'articolo gli direi va bene, allora tu parti vuoto da casa con un diesel, fai benzina solo diesel in autostrada e vediamo un po', perché loro hanno calcolato le ricariche solo nella maniera più cara in assoluto. Quindi vedete che sono due pesi e due misure, poi vabbè, sarà semplicemente la superiorità del prodotto che farà il resto. Non serve neanche bandire le termiche al 2035, ma molto prima si venderanno solo elettriche, senza bandire niente. Questo è quello che penso io, poi magari mi sbaglio, però secondo me... Allora, il servizio di Matteo Viviani sulle Iene l'ho visto oggi e mi è piaciuto veramente tanto, nel senso che le Iene non mi piacciono il programma, quando guardavo la TV, non mi è mai piaciuto tantissimo perché è molto superficiale. Trovo quel video, guardatelo se vi capita, molto fatto bene, manca probabilmente un po' la parte dei contro, ecco, forse un po' troppo pro, secondo me. Però a me è piaciuto, fatto molto molto bene, molto 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 bene. Oh, siamo in ritardissimo ragazzi, 10:23. Io spero che il software che sto usando per lo streaming non abbia limiti, perché sennò mi blocca a metà. Comunque, vediamo un po'. Mm. Ah, grande Fede, arriverà una seconda parte del servizio. Ah, grazie, grazie mille, grazie mille. Ottimo, giusto chiarimento, perché sembrava un po' troppo pro. Grande Mauri, ve lo ricordate il video sul Tesla semmai? Grandissimo, ti saluto. Concordo, la tecnologia a oggi, eh, con le batterie che ci sono oggi in via di sviluppo, è sicuramente la tecnologia più efficiente. Non c'è dubbio su questo. È normale che oggi
non si rivolge ancora a tutti, ovviamente per il prezzo, ovviamente per la percorrenza per qualcuno, però se poi andiamo veramente a vedere come usiamo la macchina, quanti fanno più di 500 km al giorno, tutti i giorni? Sì, rappresentanti, ok, allora loro giustamente prenderanno il diesel perché gli conviene così, è giusto, però per il resto, insomma, io la penso così. Giusto Cesare, concordo, non è l'auto elettrica essere limitante, è la terza persona, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero. Ah, beh, vabbè, l'idrogeno a oggi non ha senso, non ha senso. Potrà avere senso probabilmente su mezzi grossi, magari navi, magari camion grossi, potrebbe avere senso, potrebbe, ma sulle macchine a oggi no. Poi la fisica è quella, non è che si cambia, cioè l'idrogeno è una molecola che non esiste in natura e che va estratta da qualcos'altro. A oggi il 95% di idrogeno è estratto da gas, quindi perché è più facile estrarlo da lì che dall'acqua. Il legame è col carbonio è molto più, pure lezioni di chimica, vabbè, è più debole rispetto a quello con l'ossigeno, quindi industrialmente non è efficiente. Quindi anche lì, vabbè. Vediamo. Jack, quando inizia? Chiedi a Elon, non lo so, fai un tweet a Elon. Elon, please! Aspettiamo. Vincenzo, 20.000 euro nuova Tesla? Allora, secondo me, quando? Non credo stasera. Ma quando presenteranno la Tesla più economica? Oh, grande Pie! Ciao! Quando presenteranno la Tesla più economica, probabilmente in Europa si aggirerà sui 30, 31, 32, roba del genere. Poi io credo che andremo sempre verso macchina come servizio, probabilmente un po' più avanti, probabilmente. Un po' come le stampanti, no? Quando la compri costa poco e poi compri il servizio, quindi il software. Una roba del genere. Adesso così, la butto lì, La butto lì. Va bene. Forse è tornata la schermata Investor Day. Vi faccio vedere questo di Federico, sempre parlando di quello sulle Iene. Non sarà negativo, sarà... Ok, comincia. Eccoci. Ci siamo. Vediamo un po'. Good afternoon, everyone. Ok, si sente. Good afternoon. Ciao, good afternoon. Qui è My sera, name is good Zach evening. Kirkhorn. I lead finance here at Tesla, and welcome to our Investor Day. Questo è Zach, Those è of you here in the il audience at our global CFO. headquarters in Austin, Texas, we welcome you. Thank you for being here and thank you for traveling in. For those joining us virtually, thank you for being a part of the day today. So as we reflect back on the history of the company, there's been distinct phases of product advancement, technology innovation, and rapid volume growth. The most recent of which has been the global expansion and localization of the Model Y program. And so today, we want to talk about the future. We don't want to talk about this quarter or next quarter. We want to go Ottimo. further out into the future. Quello che dicevo prima, And bisogna we've vedere nel divided lungo today's periodo. presentation into three parts. The first of which, we're going to go macro. What does it take to convert Earth to sustainable energy generation and use? The second, we want to talk about Tesla's contribution to that global need. Quindi, primo punto enorme, cioè cosa serve al mondo per diventare sostenibile. Secondo punto, che cosa può fare Tesla in questo piano. As part of the broader goal. And then in the third part, Proviamo. we're going to bring it back up and talk about what this all means for the company as a whole. E quindi il terzo punto è vedere effettivamente il futuro della compagnia. Statements made in this presentation are forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. Sta facendo il disclaimer, cioè dice quello che diciamo potrebbe cambiare, eccetera, eccetera. Part 1, Elon Musk and Drew Baglino. Ecco, Drew e Elon, vediamo un po'.
Io cercherò di tradurre un po'. Alzo un po' il volume. È già al massimo, ragazzi. All right, master plan part 3. So, as Zach was mentioning, the thing that I think is we wanted to convey, probably more importantly than anything else that we talk about here, is that there is a clear path to a sustainable energy Earth. It's not, it doesn't require destroying natural habitats. It doesn't require us to be austere and stop using electricity and sort of be in the cold or anything. La Terra, per essere sostenibile, non deve smettere di usare elettricità, non deve essere austera. Actually, publishing a detailed white paper with all of our assumptions and calculations is that there is a clear path to a fully sustainable Earth with abundance. In fact, C'è una strada chiara per essere sostenibili in abbondanza. Humans could actually be supported sustainably on Earth. And I'm just often shocked and surprised by how few people realize this. Most of the smart people Non ci sono in italiano. don't see this clear path. They think that there's not a path to a sustainable energy future, or at least there's not one that is sustainable at our current population, or that we'd have to resort to extreme measures. None of this is true. So we're going to walk through the calculations for how to create. Quindi ci fa vedere i calcoli proprio di come la Terra può essere sostenibile senza restrizioni. And to set the stage, today our energy economy, let's be honest, it's dirty and it's wasteful. Over 80% of global energy, primary energy, comes from fossil fuels, and only l'80% dell'energia arriva of ovviamente da global fonti energy actually ends up fossili. delivering useful work or heat. This is the problem statement, but we're here to talk about the solution. Yeah, it's like for some of this I'm going to elaborate because there's a very wide range of technical expertise out there, from people who are like, whatever, level 9 wizards in this subject, to people who do not do engineering at all. So if you have a gasoline car, you're converting less than a third, often maybe only 25% of the energy in the gasoline is converted. Guidare una macchina termica vuol dire convertire meno di un terzo dell'energia in movimento, estremamente inefficiente, senza considerare tutto quello che viene prima di mettere la benzina nella macchina. Gasoline car is actually going to be using less than 20% fully considered of the energy from the oil actually goes into motion. Quindi dal petrolio al movimento si usa il 20% di quanto effettivamente estratto. What does it take to create a sustainable energy Earth? They assume that the same energy amount is required for an electrified civilization versus a combustion civilization. This is not true, because most of the energy of combustion is waste heat. And even to get the fuel to combust in the first place and get it to the end use, there's a lot lost along the way. I mean, this is the primary energy consumption, 165 petawatt hours a year. Petawatt hour is a trillion kilowatt hours, so it's a large amount of energy. But the nice thing about electrified economy, there's a better way, we're going to talk about it, is that through end use efficiency and through efficiency along every step of the way, actually the total energy use halves. So this is one of the most enabling aspects of electrifying everything, is that the sustainable energy economy is that much easier to accomplish. It's actually half the problem statement of the fossil fuel economy. Yeah, and we're being conservative here, so it could be better than half, but we're trying to... Quindi già produrre energia con fonti rinnovabili risolve la metà del problema. So it's really better than half, but just say it's easy to make the argument that we need half as much energy with an electric economy versus a combustion economy. Perché serve metà energia per soddisfare perché non ci sono perdite, ecco, per soddisfare quello che usiamo oggi. The thing that is needed at very large scale that is not currently present is a vast amount of
battery energy storage. Quello che serve sono batterie, 240 terawattora di It's batterie. about 240 terawatt hours, or 240,000 gigawatt hours. This is a lot of batteries, but it is actually a very achievable amount. We'll go into details on that. So Poi ci dice esattamente quanto sono. electric vehicles and stationary storage. So if you've got solar or wind, you've got to store the energy. Allora, questa è la somma tra auto elettriche e storage stazionario, quindi le batterie, i power pack, i megapack. To power, so 30 terawatt hours of power, 30 terawatts of power. Our actual capital expenditure calculation for manufacturing investment is more like 6 trillion, but we made it higher to make it 10 trillion. And this is across mining, refining, battery factories, recycling, vehicle factories, all the things that we're going to talk about needing to invest in. Per raggiungere questo obiettivo serve un investimento di 10 miliardi, no di più, di dollari. 3 miliardi. Over 10 years, it would be 1% of the global economy. Ok. Over 20 years, it would be 0.5% of the global economy. So E tanto non è tanto, not a big number relative to the global in economy. 20 anni non è poi così tanto. You mentioned you need about half as much energy with an electric economy versus a combustion economy. And in terms of wind and solar, how much land would be used? It's less than 0.2% of the land area of Earth. Quanto serve? Lo 0,2% della superficie della Terra. Che non è poco, Che non è poco. Però, ok, 1 gigawatt per chilometro quadrato. It doesn't shine all the time, but it's if you multiply that by, say, 4 to get the continuous power, 4 or 5, then that gives you the land area of solar. And you can put wind and solar often in the same place. So a lot of places that currently have wind, you could have solar there and you double your energy. Ovviamente oltre a sole e vento bisogna considerare anche le altre fonti rinnovabili, idroelettrico, geotermico, eccetera. So Earth is 70% water. Questo l'ho aggiunto io, Anyway, the point is that with a really a remarkably small amount of Earth's land area, we can go fully sustainable. Yeah. And do the resources and raw materials exist to support this transition? We'll go through that in detail, but we do not see any insurmountable resource challenges at all. In fact, in the end, we should be mining less ore to accomplish this economy than we currently do with the fossil fuel economy, and we're going to talk through that. Interessante, per raggiungere questo obiettivo rispetto all'estrazione del petrolio servirà estrarre meno. Questo perché comunque tutti i materiali delle batterie vengono riciclati. Ok, vediamo i dettagli. 5 areas of work. First, renewable power, the existing grid. Second, switch to electric vehicles. Third, switch homes, businesses, and industry heating to heat pumps. Quindi primo, produzione di energia, veicoli, passaggio per riscaldamento, insomma. And finally, sustainably fueled planes and boats. These are the 5 areas. Okay. Quindi alla fine sono i grossi mezzi, aerei e navi. Improve the energy density of batteries. You'll see all transportation go fully electric, with the exception of rockets. That's awkward. L'unica cosa che non è convertibile sono i razzi. The fuel with CO2 and water. So you can make methane with CO2 and water. So and in fact, do that with just electricity. So. Yes, exactly. So, ma si può produrre il metano con elettricità mettendo insieme CO2 e acqua. Vabbè, qui sta parlando poi di come produrre il metano su Marte. So first, non servono deserti, fidati. And this is going to be a consistent theme. You'll see our estimates for the number of terawatt hours, questo è interessante, vediamo un po'. Bottom of the page. This is already actively occurring in front of us. 60% of the generation added to the US grid was solar in 2022. And actually, on a year-on-year basis, solar deployment is growing 50% year-on-year.
as of 2022. So Negli Stati Uniti la crescita solare è del 50% all'anno. upswing, and if we continue this trend, this is going to be behind us before we even know it. Yeah. Second, switching to electric vehicles. Again, 21% reduction in fossil fuel use by doing this alone. Obviously, Tesla is heavily engaged in this activity, along with many others. Overall, EV production grew 59% year on year in 2022, and EVs hit an amazing 10% market share. I mean, it's an awesome milestone. I'm super excited to see that. Dice che a livello globale siamo già arrivati al 10% di elettriche sul nuovo. Obviously happening very rapidly. E tutto ovviamente sta succedendo in maniera estremamente veloce. All cars will go to fully electric and autonomous. And so riding a non-autonomous gasoline car is going to be analogous to riding a horse and using a flip phone. That's basically going to be the situation. And we actually took a somewhat conservative assumption here in terms of how many batteries are required, because the more the fleet is autonomous, the smaller the fleet. E questo è un punto molto interessante. Qui sono pessimisti, ma più le auto sono autonome, meno auto servono, perché non stanno ferme, sono sempre al lavoro. Oh, questo è interessante. Vediamo se ce la fanno vedere meglio. Vediamo un po'. Eccola qua. Allora, 40 milioni. Ok. Fewer vehicles will be needed, at least passenger vehicles, with autonomy. So, questo è il numero di auto globale. Ci sono due modelli coperti sulla destra. There's roughly 2 billion cars and trucks in operation in the world today. And yeah, so what we show here is actually, I think, only 1.4 million or so. So we're represent 1.4 billion, I mean, or so. So a smaller fleet. And, you know, the numbers are here in this presentation are around 85 million vehicles a year produced, just to give you a sense of how we're thinking about this. Again, we're going to put all these assumptions up online and, you know, encourage people's thoughts. Yeah. Allora, sopra il Cybertruck c'è il robotaxi, è un van. E quella più a destra è la Tesla piccola. Exciting. Yeah. And one of the reasons why EVs are so enabling is this end-use efficiency point. Beh, quello che abbiamo detto prima, il punto perché le elettriche sono la strada giusta, perché sono almeno 4 volte più efficienti di quelle a combustione interna. In transferring that stored energy to motion on the road, when compared to the engine in the Toyota Corolla and all the, you know, extraction, refining, transmission, distribution of the gasoline to the Toyota Corolla. And just for this is a fun reference. Model 3 can drive over a mile on the energy it takes to boil a pot of water for pasta, and then it can drive another mile on the energy it took to cook the pasta. And that pasta is 1 pound, and Model 3 is like 4,000 pounds. Just to give you a sense of just like what, like it really doesn't use a lot of energy. È il numero di auto necessarie. Also, heat is a lot more energy than motion. Yeah, yeah. But people, you know, you just boil a pot of pasta, you don't even think about it. You know, it's just interesting how efficient these cars are. Next, switching to heat pumps in homes, businesses, and industry. You know, right now heat pumps meet 10% of building heating needs. Install rates growing 10% year on year. Beh, qui parlo ovviamente del terzo step, che è quello di passare al riscaldamento a pompe di calore, quindi senza più bruciare gas, gasolio, eccetera, eccetera. Stessa cosa, è più efficiente una pompa di calore con energia rinnovabile piuttosto che bruciare qualcosa. Don't create heat, they move heat. When you think about like the natural gas furnace in your house, like it is generating heat itself, but what the heat pump is doing. La Roadster non fa parte del grosso piano, è solo la ciliegina sulla torta. Refrigerator in reverse. So we're surrounded by heat pumps. There's like, you know, they're all over this factory. They're in your house, and all this really is about bringing them to displace all the fossil fuel heating and all the. Luca, devo guardarla con più calma, ma sono numeri, sono milioni di auto. From an end-use efficiency perspective, there's a three times reduction in the total energy required to heat these buildings. Questo è il punto, che usando tutto elettrico serve meno elettricità rispetto a quella che consumiamo oggi.
Yeah, maybe, Ok, maybe. prima bomba, ma l'aveva già detto che a un certo punto Tesla farà anche le pompe di calore per le case. High temp sort of industrial chemical processes. So over 50% of industrial heat is Questa è una generated novità, from DC. cioè parliamo a livello Steel, fertilizer, industriale. chemicals, plastics, metals refining all need like 1500 C. So we need a solution here. Ultimately, it's purpose-built equipment that enables electrification. Carbon graphite is stable up to 2800 C. There's other options in the 1500 C range, like silicon carbide, other materials. Parlo ovviamente So di the industrie idea che here is usano how alto are you going to calore. store heat when renewable power is available. If this is a sustainable energy economy, renewable energy is intermittent. Peak of the day, you've got more generation than you need. You make a Quindi bunch il of heat punto then, è and then you transfer usare that le heat rinnovabili into per the industrial stoccare process l'energia quando ce 24 n'è hours di a più, day in using sovrappiù, integrated when the quindi sun or the wind durante il is blowing. That's giorno. the concept here. And then on the hydrogen E side, lo stoccaggio it non è also solo nelle needs very high speed to batterie, decarbonize metals and chemical refining processes. può essere anche nell'idrogeno. In questo Ammonia, senso ovviamente può making avere steel, senso per roughly quelle 120 million tons of hydrogen sourced from fossil fuel today in the United industrie States. praticamente And molto hydrogen can also molto directly replace coal, which is energivore. currently used in a ton of steel production through a process called directly reducing iron. You can replace blast furnaces with a hydrogen reducing direct reduced iron furnace. And this is the way to eliminate fossil fuels from these aspects of the economy and the CO2 associated with them. Yeah, so I mean, some of there's like room to disagree, but some amount of hydrogen is needed for industrial processes. My personal opinion is that hydrogen will not be used meaningfully in transport, and shouldn't be. If you're going to use a chemical L'idrogeno fuel, you should serve per grosse industrie, come abbiamo detto, grossi quantitativi di energia, altissime temperature, ma non per il trasporto. Just by splitting water, essentially. I mean, something that's been done for decades. Quello che abbiamo detto It's prima. not, rocket technology. Yeah. And lastly, a small part of the pie, but a necessary part of the pie, is sustainably fueling planes and boats. Shipping accounts for 3% of global CO2. It's ripe for electrification. Even with lithium iron phosphate, long-haul ships can be fully battery powered. Interessante questa parte, navi, anche con LFP che sono più pesanti ovviamente, lo spazio c'è, ed è l'ultimo step. Even in the meantime, we can leverage sustainable aviation fuels produced and stored using excess renewable electricity. There's a lot of work going on in this space. Per gli aerei si parla invece di carburante alternativo prodotto con fonti rinnovabili. Aircraft and long-range shipping to use lithium-ion. You need to redesign the ship and not just or the plane. And the plane. Ovviamente per inserire le batterie in navi e aerei è necessario ridisegnare completamente navi e aerei. It's a different architecture. So just like with an electric car, you wouldn't just take a gasoline car and stick a battery in it. Esattamente, Pietro. Very suboptimal. It's much more efficient to have the battery be the structure of the car, and make it mass efficient and optimized for batteries. The same, if that's done with aircraft, I think you can get long-range aircraft at around. Fa il paragone con le auto a batteria strutturale, dove se la stessa cosa viene fatta in un aereo, ovviamente si ha meno peso e più range, più autonomia. Ok, quindi qui sommano tutto, sia a livello di produzione a sinistra, di stoccaggio e di investimenti. Spoiler alert, it's entirely feasible. È fattibile, è fattibile. Just looking at it from a growth rate perspective, how much do we need to grow the deployment of these technologies? Quanto bisogna crescere per arrivare a questo risultato? Growth rate in solar and wind deployment. Solar is already growing at a breakneck pace, as is wind. This gap is going to be closed really quickly. When we look at the electric vehicles, they have to grow 11x. Well, they grew 60% year on year last year. That growth rate is also going to close pretty darn. That gap is going to close pretty quickly as well. And lastly, storage. Tesla's energy storage business has grown at 65% CAGR. Fondamentalmente quello che deve crescere di più è lo storage, quindi le batterie di accumulo, perché per la produzione per i veicoli elettrici siamo già sulla buona strada, che è quella in mezzo, And of course, our goal on this page is
sulle batterie stazionarie, cioè comunque di accumulo. Of stationary storage per year, basically as soon as we can. And then, what about this Costo. investment? How do I have a reference point on this investment? Elon mentioned it's Questo sarebbe da analizzare con of, calma. 1 year's world GDP. Another way of thinking about it is how does it compare to what we're investing, like what we invested last year in the fossil fuel infrastructure? And it's 60% of that investment. So actually building this sustainable energy. Allora, investendo in fossil fuels per 20 anni costerebbe 14 trilioni di dollari. La stessa cosa per realizzare la parte sostenibile sono 10 in 20 anni. Does this fit on the planet? Absolutely. Less than 0.2% of land as a reference point. Ah, ecco, questo è interessante. Total, land area intensively farmed today is 12.5% of all land. So, I mean, you drive around, you see some farms, but you don't see them everywhere. This is an order of magnitude, more than an order of magnitude difference between. Allora, attualmente l'industria agricola occupa il 12% della superficie della terra. Per questo progetto serve lo 0,2%. Ecological preserve. It can be used in very sparsely populated desert regions. Barren areas. Yeah. Areas that are just not really fit. Pensate anche ai tetti vari, delle fabbriche, degli edifici, cioè è una parte importante. Ecological impact. In fact, transition to a sustainable energy economy would result in a substantial reduction in current ecological impact. That's a great way to put it. Mario, ti rispondo molto velocemente. Non è una scelta, perché le fonti fossili sono esauribili e finiranno prima o poi, quindi in qualche modo bisogna fare. Questo è quanto serve a livello proprio di estrazione di materiale dalla terra. Quindi servirà meno estrazione rispetto alle fonti fossili che estraiamo oggi. E alla fine, bring on mining and refining for the sort of specific materials for the sustainable energy economy, we do. But the investment and mass flows are all very achievable just looking at what is already happening on the planet. Like this is nothing out of scale of what has been done and is already being done. And then when we calculate it on a sort of element by element basis, the resources are there to support this. Ecco gli elementi che servono. This is cumulative demand to move in the sustainable energy economy direction until 2050 relative to USGS resources today. Parliamo breaking the resource bank da oggi al 2050 in base ai giacimenti che conosciamo oggi. Move forward. History teaches the more we look, the more we find. Quindi non ci sono materiali rari. Ecco, molto spesso si parla di materie rare nelle batterie. Non ci sono materie rare nelle batterie. E poi sono riciclabili. And you can see on the right what has actually occurred with the key materials to the sustainable energy economy. Since 2000, as the sustainable energy economy has been growing and Tesla's been growing and all the industries around us have been growing, the actual resource availability has increased, not decreased. Se guardate il grafico a destra, man mano che è aumentata l'estrazione minerali per le batterie, la disponibilità è aumentata, non è diminuita, perché si sono trovati nuovi giacimenti. There's enough lithium ore in the United States to electrify all of Earth. E secondo me è un'ora e mezza. There's enough domestic material to electrify Earth. It's very common. The limiting factor is the refining of the lithium into battery-grade lithium hydroxide or lithium carbonate. That's the actual limiting factor. And the same is true for these other materials. Yes. And this is, again, these are not like crazy technologies. It's just the investments need to be made, and the investments, they're not gigantic. They just need to happen. Right. Nickel's maybe of them all the trickiest one to solve, but as we showed with the graph there, maybe need like 30% of the world's nickel. Probabilmente il nickel è quello un po' più problematico, tra virgolette. Exactly. So, and you only need nickel for basically aircraft, long-range boats, and very long-range cars or trucks. Concordo, il nucleare fa parte della transizione, assolutamente. For electrification will be iron-based
cells. And iron is actually literally the most. Ovviamente la chiave per la transizione sono le batterie basate sul ferro, non sul nickel, ma questo già lo sapevamo. By mass, LFP. it is made of iron more than anything else. And second, oxygen, and then everything else after that. So basically, we're a muddy rust bowl is what Earth is. So an iron cathode is sort of, you're definitely not going to run out of iron. There's so much iron, it's insane. E ferro ce n'è in abbondanza, insomma, per le LFP. Yeah. Quindi se avete le versioni RVD state salvando il mondo. Extraction. We go through this effort, we build these batteries, and then we recycle these batteries. Ecco, punto del riciclo, molto molto importante. We're doing this to build this sustainable energy economy, but the maintenance amount of ore that we require is really an order of magnitude or more, less because of recycling. Vero, ma molto meno, ha un impatto molto inferiore rispetto a bruciare altro, ma è parte della transizione. Andrà a sparire anche questo. And I really wanted today to be not just about Tesla investors who own stock, but really anyone who is an investor in Earth. And what we're trying to convey is a message of hope and optimism. And optimism that is based on actual physics and real calculations. It's not wishful thinking. Earth can and will move to a sustainable. Questo è importante perché il punto di questa presentazione è dimostrare che si può in maniera con dei calcoli specifici, chiari, non è un'utopia, è realtà, con calcoli matematici. Lars and Franz to the stage. Ok, c'è Franz, quindi ci sarà qualcosa di design. Forse ci siamo. Hi. Infatti. Hi, I'm Franz. I lead design at Tesla. And I'm Lars. I've been doing vehicles with Franz for almost 13 years now. So I joined Tesla in 2008 to vertically integrate design into the company. It didn't exist before. It was a pretty small team. I was tasked with designing the most beautiful, innovative, and well-engineered vehicles on the planet. No small task in 2008. There was not a lot going on in the EV sector then. Since then, we focused on constant improvement in cost, efficiency, innovation, things that you'll continue to hear about today. Ovviamente si sono sempre concentrati sull'efficienza di produzione, diminuire i costi. Today we produce cars differently than we did 10 years ago. E anche Tesla è migliorato negli ultimi 10 anni. Back then, we only had a handful of designers and engineers like myself, but we had a great vision to radically change transportation. So back in 2008, where we were designing Model S, we didn't have a factory. In fact, we had a really small engineering team and a tiny design team. But that allowed design to lead all the conversations. It let us innovate forward-thinking ideas, like how do you fit 7 people into a sedan? Ok, il design della prima Model S parte da zero, non parte da una macchina già fatta, una macchina termica. Questo è il punto che cambia Tesla. Our first, great award, first car. Pretty good start, kind of a home run, I think. But that whole process resulted in a linear process that you see on the screen. We designed first, then we engineered, and then we figured out how to manufacture it. Yeah, I think that's really important. When we were designing the car together, we didn't even know where we were going to build it. And so we came up with... I didn't even know Lars when we were That's true. Vabbè, qui raccontano che quando hanno disegnato la Model S non sapevano neanche dove l'avrebbero costruita perché non c'era la fabbrica. Like we were flying a plane and putting the wings and building the engine at the same time. So we knew we had to do better. Yeah, we knew we had to be better in order to scale. And that's part of the master plan that you've read. Imparato pian piano per costruirle più in fretta, migliori e tante. And so we approached the process a little bit differently than the first time around. Now we had teams that we all worked together. So we were able to combine design, engineering,
and manufacturing Vedete process. come hanno cambiato mentalità? Prima hanno fatto i 3 processi separati, adesso i team lavorano tutti insieme, integrazione verticale. Changed the manufacturing process to be fully automated. And so we leaned into this whole new way of manufacturing a car, but we had already engineered it. So things didn't quite go as well as planned. It was an amazing product, but it landed us in production hell. Many of us Model lived through 3. that. Production hell vuol dire che sono stati vicini al fallimento, prima di iniziare a produrre la 3. Automating something that we designed to be built manually is super hard. And we have many, many failed examples of that at the Fremont factory that we ripped out. But some of them eventually still work. This is one I actually worked on with a small team of engineers. It's still running today. And some of the engineers that came by said we couldn't do it are no longer with the company, but it's running and it's running faster than ever. E gli ingegneri che dicevano non è possibile non lavorano più per Tesla. When we were doing it to be built manually and we really didn't think about it. But despite all that, Model 3 is the best L'automazione si ever. intende. Yeah, and Model Y, which is derived from Model 3, is about to pass that. But we knew we had to improve the process further. And with Cybertruck, Sapevano che avrebbero dovuto migliorare ancora la produzione, la facilità. E il Cybertruck è anche fatto per questo. But it sure isn't easy, and it limited the way we could do it. Yeah, absolutely. It really forced us to think about designing something. Ovviamente il materiale scelto per il Cybertruck ne ha condizionato il design e anche il metodo costruttivo, perché non si può stampare. Infatti va piegato. But it actually created a very efficient process and one of the most dynamic designs ever, I believe. Quindi parla già di un processo produttivo estremamente efficiente, quindi siamo vicini alla produzione. Those are real trucks. We're on our way to build them. But what that stainless steel opportunity did for us, it is let us rethink the factory footprint. We don't stamp those. That's a huge part of it. We don't even paint them. So our footprint non lo stampano, non lo verniciano. to think about innovative ways to take those constraints Quindi and make great products. come possono fare un nuovo prodotto utilizzando i vantaggi di questo materiale? Vediamo. Super dynamic truck, and it has all the functionality you would expect out of any of the other competitive trucks. And the best thing about it, it's coming this year. Dice il Cybertruck arriverà quest'anno. Vediamo. After all that, we would design, engineer, manufacture, and plan for automation happening together. It gives us the opportunity to question requirements. Quindi a differenza di Model 3, anche l'automation viene inserita nel primo punto. Quindi tutti i team lavorano in sinergia, tutti insieme, dall'inizio. They all report to one person. We can't point fingers at each other, so we have to solve them together, which is the best way to innovate. The traditional way of making a vehicle is this. You stamp it, you build a body in white, you paint it, and you do final. Questo è quello che si fa normalmente nell'automotive. Shops are dictated by the organizational structures that exist, and they're dictated by the boundaries that exist in the factories that are laid out. Quindi è la fabbrica il limite, che è fatta così. You end up with buffering in between. This is at the tail end of its manufacturing optimization. Henry Ford first invented this assembly line in 1922. It's been E questa struttura l'ha inventata Ford 100 anni fa e non è mai cambiata. It's actually really silly to a guy like me. Dice è stupido che sia così. You build a body that looks something like a car. You put the doors on and then you paint them. Once you get the color, you take the doors off, and then you start putting the interior inside the car. Sta spiegando ovviamente tutto il processo. That already exist. I wish it went in like this big piece like this, but there's actually people coming in and out of the car. There's awkward, movements. Direi che è abbastanza complesso. From underneath it, we put it down, then we put the seats in the car, and finally we close it all out with glass, and we bring those doors that went away for a trip, and we put them back in the car. Most of the time, we're doing this with a big giant car and moving it. Bella rossa in treni bianchi. What's funny though in this kind of whole process is that just recently Toyota just called this an engineering work of art.
riferimento a Toyota che ha detto che è un engineering work of art, quindi un pezzo d'arte. That was humbling, but at Tesla, it's not good enough. If we're going to scale, Non è the way we want to do, abbastanza. Hanno ripensato come produrre as part of l'auto. the master plan, we have to make another step change in cost. Vediamo. We started this on Model Y when we made these huge gigacastings. Quindi il primo punto è stato il megacasting, We simplified assembly with the Model Y structural battery, where we batteria decided the floor strutturale. should be a part of the car. The battery Questo l'ho visto in put the Texas. seats in the interior Montano on the battery, direttamente i and we bring it sedili up sulla to a big batteria open hole, and we e assemble poi it. ci calano This sopra allowed us to do things l'auto. in parallel, fully rethinking the process and reducing the final assembly line by about 10%. Hanno ridotto del And we thought, maybe 10% we could do this la other linea, places. la lunghezza della linea, il in a tempo. way, the constraints become part of the solution rather than a problem. So when you think about what I'm trying to say, I really want to hammer this home. When you have a car Okay. that's about 5 meters long and you have people working around it like we did in Model 3, and we change that to this process where we take different parts of the car and we can do more at the same time, like we did with the Model Y structural battery pack. What you see here is us doing that on the front part of the vehicle, or the Quindi rear part of the vehicle. That means we can get more people dividere working on the l'auto car, in più more robots pezzi grossi working on it at the same time. permette di That lavorare means we have sulla better stessa operator auto density, less allo time stesso taken up tempo, in there. maniera più I call densa. that space-time efficiency. It has nothing to do with quantum mechanics. We can have that conversation later. But we get 44% more operator density, which means more work, less time Quindi- walking back to the station, 30% improvement. Quindi si migliora del 30% And because we're not building it lo in and out of the spazio, car with those slow movements of those vediamo, robots I vediamo, showed you from production hell, ma when non we con go le to automate, persone, it's gonna be automatizzando tutto. in the end, that will probably look something like this, where we balance parallel and series manufacturing in a way where we only do things that are necessary, with a much shorter final line, blocking a lot less of the entire Quindi, rest of the anziché factory, essere so we tutto can in optimize serie, the una series cosa work dietro at the l'altra, same diventa time. tutto in parallelo. And what that means, it's going to look something like this. Ed ecco We qui, build all tutti i those pezzi separate sono parts separati, independently. We only paint what we need to, indipendenti, and then we assemble the parts of the car once and only once. We put them where tutto they allo need to go. stesso The momento, quindi interior is non un pezzo tasked dopo from a bottom-up l'altro. or a top-down strategy, so there's more access for those robots and people. We aren't moving Quindi heavy objects persone e around, robot moving them lavorano together. It means we're contemporaneamente doing more work on the car more of the time. sulla stessa macchina, non in When we sequenza, take all of these e tested poi sub-assemblies and we put them together, we finally assemble the car only one time. li Putting mettono the sides insieme on with all of their in una parts sola to the volta. front and rear that was already assembled, carrying the floor in with the seats, and finally boxing it out with the doors one time. È un po' diverso da prima, no? So in the end, you get the same car, Era più bella rossa però. but it's not going to be a Model Y. Yeah, this is not. Yeah. This is a Model Y for illustration, not the next gen vehicle. Ecco qua. In the end, what does that mean? To increase the Nuova scale of auto. adoption of electric vehicles on the orders of magnitude that we just showed you, we have to make constraints part of the solution. It leads us to greater than 40% reduction in Il footprint. 40% di riduzione di spazio. Faster, with less capex and more output. E quindi vuol dire meno investimento, meno tempo. Faster, less Guardate il grafico a more destra, output. Next Gen Vehicle, quindi Zach's gonna go into effettivamente more details on this later. stanno presentando What it also qualcosa. means through this innovation and some of what my other engineering colleagues are going to talk to you about in the E il future. costo si riduce del 50%. Parliamo di costo, This is the attenzione. 2-for-1 concept you hear me and Elon talking about on earnings calls. No, Bianca no, dai, Bianca no. Yeah, so I think our track record proves that we can deliver the best cars, and we deliver the best cars in spite of, because of these constraints. And I'd love to really show you what I mean and unveil the next gen car. Eccola. But you're going to have to trust No. me on that until a later date. Ok, lo dicono dopo. And I promise we'll always be delivering exciting, compelling, and desirable vehicles, like as we always have. Have we ever not? We Yeah. always do. But what else is Tesla known for? Speed. Speed. So with that, I want to bring on Colin, who's in charge of making our cars go fast. Ok, allora parliamo di motori, sicuramente, perché ora parleranno delle prestazioni. Thank you, Franz. Ecco qua, My name abbiamo is parlato Colin del design, Campbell, and I have the parliamo real privilege dei to do motori. Powertrain engineering here at Tesla. We make the fastest cars that you can buy for the money, whether they're electric or gas. Questa è la And the Model Plaid. S Plaid that we're looking at here, it has more than Leggete 1,000 sopra, più veloce di una Porsche, più horsepower. efficiente di una Pound for pound, Prius. The motors in that car are as powerful as jet engines. Our cars are super fun.
People absolutely love driving in them. And the other thing that you probably all know about our powertrains is that they're efficient. Our cars go 25 Conosciamo to 30% l'efficienza delle further than Tesla, other EVs in our class for the same amount of efficiency. qui fa tutto But il at Tesla, preambolo. efficiency means more than just reducing how much energy the cars use. It's about how we develop, how we manufacture, how we refine. Non è solo una and how we scale the questione powertrain. di quanto è efficiente, ma anche di come The Model costruiscono 3 questa and Y efficienza. powertrain is a great example of this broader meaning of efficiency. So since Quindi we usano- launched it back in 2017, we've continuously improved that powertrain and the factory that builds it. Questo è So the dal drive unit, 2017 al 2022 come si sono evoluti i motori dei Model 3 e We Model use Y. 25% less heavy rare earths than when we started. And the powertrain factory, which is behind me today, is 75% smaller and 65% cheaper. Cioè la fabbrica è il 75% più piccola per produrre lo stesso numero e costa il 65% in meno. Cars are just as powerful, they go just as far, they cost the same or less, and the factories have the same output. So, how did we do that? Come l'hanno fatto? We did it by designing the entire vehicle and the entire factory together as one company. And this sets Disegnando Tesla la apart. fabbrica come un prodotto pensando già a quale sarebbe stato il veicolo. We can have the battery cell chemists, Quello che dicevamo the prima, mechanical la engineers, fabbrica the è il manufacturing prodotto. engineers, the supply chain team, the automation designers, the software programmers, all in one room, Integrazione working verticale. together in real time. And that allows us to make decisions that are best for the whole car and to make them really fast. And that approach is unlike traditional automotive engineering, which is really fractured. And if you were to go buy like a premium German electric car, the engineers who designed the drive inverter in that car, they did not work for that car company. They worked for a contractor. Ok, qui dice, se comprate un'auto tedesca premium, chi ha disegnato la macchina neanche lavora per la fabbrica, ma lavora per un contractor esterno. So, inside the charger of your Tesla are transistor packages, and that's at the top of your screen here. And every electron that moves you down the road flows through one of these packages. We designed our own custom package, which is what you're seeing here. And we can extract Tesla twice as much heat disegna out in of that casa package anche than a what we livello buy. So what does proprio that mean? delle schede, dei microprocessori per rendere tutto più efficiente, proprio a livello costruttivo. Much smaller. And silicon carbide is an amazing semiconductor, but it's also expensive and it's really hard to scale. So using less of it is a big win for us. And then on top of that, orchestrating all of these transistors and making them switch in the right ways is computationally extremely intensive. It used to require 4 microprocessors, which are shown here in the bottom left. We have developed our own custom microprocessor. It's purpose-built for high-power electronics. It's half the cost. Come sappiamo, sono arrivati a produrre i loro stessi chip in casa che costano la metà degli altri. Our expertise in high-power electronics. And that expertise has allowed us to take the cost of the chargers that were in our Model S when we launched it in 2012, both the cost and the mass, and cut both of those in half. And even more important, power electronics, they're central not just to our cars. They're also central to our superchargers, and to our energy storage products, and Rebecca and Mike will be talking more about that. E questo design del power electronics viene usato non solo sulle macchine, ma nei supercharger e nelle batterie, quindi economia di scala. Prezzo scende. Questa è la drive unit. Which is converting electricity into motion. And our custom software lets us simulate the rotating magnetic field. E qui arriviamo allo sviluppo software che viene fatto sempre in casa. It's central to the cost, the weight, the size, and even the sound of the drive unit. And now, you can buy software that will do all of this, but our tools are faster, and they're more accurate, and that was not easy to do. And that allows us to quickly iterate through millions of possible drive unit designs to find the best one. I want to highlight one more area.
where Tesla really excels because we integrate work that is often Vediamo farmed l'ultimo out. punto, oltre allo sviluppo So, software. when you are making a new product, it's not enough to think about the product itself. You have to think about how you're going to make it at scale. Quindi non è solo il Tesla, prodotto, our ma è anche powertrain, poi come lo and our costruisci in powertrain grossi manufacturing numeri. division is both designed under Quindi one roof. l'ingegnerizzazione We're e designing la the motor, produzione, they are in the ovviamente. same room as the engineers who are designing the machine that's going to put that motor together. And that collaboration pushes us from day one to design products that are not only high performance, but are really easy to assemble. So, all of this expertise that we have in the powertrain team, in hardware, in software, in manufacturing, it's going to have a major impact on our next platform. Tutto quello che hanno imparato, ecco ci siamo, tutto quello che hanno imparato è convogliato nell'ultima piattaforma. Eccola qui. Quindi, qualsiasi chimica di batterie, guardate c'è scritto Eni, 50% riduzione del costo. No, factory footprint, scusate. We've reduced the drive unit cost to about $1,000, and we don't think any other automaker is even close to that number. Finally, the bigger a factory is, the longer it takes to build. If we can build the same number of cars from a smaller factory, we are going to be able to scale EV production faster. Our next powertrain factory is 50% smaller than the one that's behind me today, even though it has the same capacity. All of these improvements, I think, are going to be transformative for the adoption of EVs and our ability to scale them. There's one more thing that I want to highlight. So I talked about how we had reduced the amount of rare earth in our powertrains. And as the world transitions to clean energy, the demand for rare earth is really increasing dramatically. Praticamente lui parla del powertrain, ovviamente. Per produrre lo stesso numero di motori serve la metà della fabbrica, quindi riducendo i costi e i tempi. E costa $1.000 il motore, drive unit. E, wow, non userà nessuno di quei materiali, chiamiamoli rari, che ci sono adesso nei motori. Ed è un motore a magneti permanenti. Quindi più efficienza, un po' meno prestazioni. We're going to make that easy to scale powertrains all the way up to the levels that Drew and Elon mentioned at the beginning. And this achievement, like all of the achievements that I mentioned today, it's only possible because of the incredible people on our powertrain teams. They are absolutely committed to the cause of sustainable energy, and that is why we can do what no other company can do. Thank you. Quindi abbiamo visto la parte motori, che migliora tantissimo l'efficienza produttiva e i costi, quindi. So next I'd like to welcome my colleagues Pete Bannon and David Lau. Ok, ora vediamo un po' l'elettronica. Lunga prima di vederla. Dai, ce la facciamo. Che ore sono? Welcome to Texas. Lunga. Pictured here is the low voltage system of a Model S from 2012. Ok, questo è interessante. Designed with vendor source controllers. Quindi parliamo di quanti controlli, quanti controller, quante centraline, quanti cavi. That encompass everything from the mundane, like the light in the glove box, to the complicated, like the infotainment computer, to the safety critical, like the airbags, steer-by-wire, and brake-by-wire. The low voltage harness is built with individual wires cut to length, crimped and inserted into connectors. Ovviamente avere tutti questi cablaggi, a parte i materiali, comporta il fatto di collegarli, mettere le clip, eccetera, eccetera. Si perde tempo. These wire harnesses introduce extraordinary complications, especially in the early stages of development and bring up of a vehicle, because when we're trying to bring up this entire system and we see that it's not working properly, we don't know non lo cancello. Software, with the controller, the processor, any of the endpoints in this entanglement of wires. And so we have to go and debug everything all at once. And Pete's going to tell us about how we're Il problema è che più pezzi ci sono e più poi bisogna scrivere software per questi. Quindi tempo, risorse. Allora, già con Model 3 hanno ridotto in maniera drastica i controllers.
with a significant reduction in wire count and weight. Going from Da 23 a 17 kg, solo di cavi. 17 kilograms compared to Model S. And this is a pretty big deal. And just to put that into context, our VP of Engineering, Lars, will deliver a bottle of your favorite spirit to your desk if you manage to save a kilogram of weight from the car. So this improvement cost him quite a lot. Did we skip one? Yeah. The original Model 3 controllers were enhanced and then built into Model Y. Those improved controllers were then moved back into Model 3 when we introduced the heat pump. At that point, we had shared controllers across both. Qui sta facendo vedere quanti controller ha disegnato in casa Tesla, sempre di più fino ad arrivare al nuovo veicolo completamente disegnato in casa. Now designing 85% of the controllers in the car. For the next gen platform, we're going to finish the job and be designing 100% of the controllers to give us full control of the design and the supply chain at the component level. Having full control of the supply chain at the component level has been critical to Tesla. Vero, ma per una nuova auto, quindi effettivamente verrà presentata una nuova auto, perché non è più next generation platform, ma vehicle. Which enables us to develop features and functionality that we never even dreamed of at the time we designed the hardware. So that's why you see software in your car is getting better and better over time in ways that we didn't even think of when we designed. E questo, il fatto di disegnare tutto in casa gli dà la possibilità un domani di fare quello che vogliono col software, cosa che già stanno facendo, figuriamoci disegnando tutto in casa. 2017, we deleted relays and fuses from the car in favor of e-fuses. Vabbè, qui parla ovviamente del miglioramento nello specifico di varie parti. And allow software to do advanced things like load shedding in the car under adverse conditions. E-fuses also allow for software-controlled recharge, si parla di altro. Transient faults, and they allow for detailed monitoring of the power system over time. Non si chiamerà Model 2, ve lo dico subito. Software-controlled hardware. And when I think about that in my team, software-controlled hardware is fundamentally about being able to sidestep what otherwise would have been static trade-offs between one attribute or another in a piece of hardware. We are able with software to speriamo non vengano fuori con una cagata. Context awareness and context specific behavior into what otherwise would have been a piece of hardware that had to get optimized for one type of scenario. We get more of everything. In 2022, we completed the transition from lead-acid batteries to lithium-ion batteries, and which use a new toolless connector. Qui è quando hanno cambiato la batteria da quella classica a quella la batteria 12 volt, cosa che già sappiamo. It's a major source of failures for our car. And the toolless connector makes it easier to service the car. It also includes a software feature to allow validation that the connector has been properly installed at the end of a bello Model multipla, 6 posti però. Failures in our cars. Obviously the mass and volume savings are also significant, which is super helpful. At Tesla, we're always trying to improve every single component in the car, and a nice example of that is the 15-inch display that was originally shipped in the 2017 Model 3. Over time, guardate questo è interessante, il display è sceso come costo a oggi del 24%, è sceso di peso di 200 grammi ed è sceso di consumo. Molto interessante. At Tesla, the drive to improve efficiency in the car is never ending. I think of it as like peeling a carrot. You just take a swipe at it, a little bit falls off, doesn't really make much of a difference. But if you just keep at it, over time, it accumulates into a pretty significant improvement. One of the changes that we're looking to make right now is to change something that's been steady for the last 60 years, 12 volts. 12 volts has been, as I said, for 60 years. Allora, Cybertruck, Optimus e tutti i veicoli futuri non avranno più la batteria da 12 volt, ma da 48 volt. Which increases the mass and cost. With Cybertruck and all future Tesla platforms, we will be moving to 48 volts. This reduces the current needed by a factor of 4. And since power loss in the harness is resistance times the square of the current, quindi c'è una riduzione di 16 volte della perdita di corrente, di potenza, scusate, perché richiede meno corrente attraverso i cavi. It also allows us to make those heat sinks smaller, or in many cases remove it completely, all benefiting the car
in terms of mass. Aspetta. 48 volts is the future for low voltage design at Tesla and likely the rest of the industry in due course. We welcome and encourage other OEMs and the entire supplier network to join us on this evolution. You bet. Ovviamente hanno detto, invitiamo anche gli altri a fare lo stesso, a passare al 48 volt. Powered and controlled. In the past, centralized control has led for wires spanning the entire car. Ci sono meno cavi nelle nuove macchine. È proprio disegnato in maniera completamente diversa. Cioè i controller sono più distribuiti nell'auto in modo tale da ridurre la lunghezza dei cavi. Beh Luca, questo è ovvio, bisogna arrivare alla fine. Only the Braves. Non si dorme oggi. And with the next gen platform, we're going to finish the job and eliminate all of them. This consolidated vehicle network allows us also to make a whole lot more dynamic changes on the fly to how components in the vehicle talk to each other rather than the traditional. Non ho capito se ha detto data futura, forse stavo parlando sopra. In hardware. And one of the nice things is that you can see the entire vehicle through a single connection, which wasn't possible in the past for debug. For the next gen platform, we're looking to optimize the controller design across the entire car and across all of the organizations, not just for a given subsystem. Simplifying the wire harness will enable automation. 48 volts will allow us to reduce the size, mass, and cost of the low voltage system. And it's one of the key things to enabling us to scale production of the low voltage systems for the Master Plan 3. David? So I joined Tesla in 2012. Software. And even in those very early days of the Model S, we already had the ability to update software over the air. Software update esiste dal 2012 in Tesla, ragazzi. 2012. To update software in only their infotainment units. And furthermore, we've had sophisticated, anonymized data logging and telemetry capabilities. Questo è fondamentale, che anche le macchine mandano dati a Tesla per migliorare tutto. Non è solo aggiornamenti software dell'infotainment, è bidirezionale. Give us the ability to iterate quickly on our software and to maximize the amount that we learn and proceed and piacerebbe magari una Lada in every one of those iterations. We've used these capabilities to inform countless design decisions in both software and hardware. Yeah, one example is that we were able to monitor and track the use of the sunroof in our cars and found that our customers never use their sunroof. So we made this easy decision to remove it. Very barely, yeah. We haven't had sunroofs for a while. Interessante perché hanno tolto il tetto apribile della Model S, perché hanno visto dai dati che lo usavano in pochissimi. Questo è un video che hanno già fatto vedere riguardo agli impatti dell'auto e usando i dati delle macchine reali, degli incidenti reali, hanno migliorato il design della macchina per renderla più sicura. Here on this graph, the gray dots that show up first are specific crash tests that are prescribed by regulatory and consumer ratings agencies throughout the whole world. And the rest of the color that fills in around and on top of it, those represent the crashes that we've seen happen in the real world. Those are what we design for and what we test to. Right. And last year, this data was used to change the algorithm for seatbelt tensioning to reduce injuries in the field. Sto facendo esempi di come hanno usato i dati per migliorare la sicurezza delle auto. Here are a few statistics that demonstrate how staggeringly quickly we gain new insights from the anonymized data that we've received from the fleet every day. Ovviamente è normale che più macchine ci sono per strada e più dati loro ricevono, e può essere solo esponenziale, è ovvio. As another example, we've analyzed patterns in the Model 0 mi piace. Charges to optimally size battery packs for our next generations of vehicles. And you'll hear lots of other examples throughout the rest of the day about how we're using data to inform decisions in the product and in manufacturing. So you've heard a lot from Pete, Colin, and others about how important vertical integration is for us in hardware, but it's especially important for us in software. And this is
extremely difficult from the way the rest of the traditional automotive supply chain is set up. In most situations, all the controllers in the car are delivered by different Tier 1 suppliers, whose software is written by Tier 2 suppliers, who farm some of that software out to different Tier 3 suppliers, and so on and Allora, il so on. problema di tutti gli altri automakers è che il software viene fatto da qualcun altro e quindi ci vuole molto più tempo per modificare il software per migliorare l'auto. Tesla, facendo tutto in casa, riesce a farlo in maniera molto, molto più veloce. Most engineers think about the vehicle as a complete, consolidated, fully contained system. But in the software team, we think about the system as including the vehicle as well as all of our back-end server-side applications and infrastructure and the resultant feedback loop from the entire fleet that informs all the decisions we make as an engineering team. For example, we recently released a feature in Model S and X that automatically, predictively adjusts Vero? and raises the suspension for ride comfort. Ma nell'automotive non l'ha mai fatto nessuno. We do that by leveraging the fleet to generate a map of road roughness everywhere our cars drive. Sounds pretty simple, but requires coordination of software across a number of different components inside and outside of the car. The restraint control module, whose inertial measurement unit senses the road roughness. Questo è estremamente interessante. Sta facendo vedere come usano i dati della flotta per valutare le condizioni della strada e quindi intervenire sulle sospensioni ad aria, quindi di Model S e Model X, per rendere la guida ancora più confortevole. The onboard navigation engine, which looks ahead of the route that the car is traveling on and determines whether things are about to get rough. And finally, the air suspension controller, which takes all of those factors into account and decides continuously whether it is appropriate to adjust a suspension for ride comfort. And before we released this feature to the world, we sent prototype versions of it to the entire fleet that ran passively in the background, sending us anonymous data about. Questo è importante perché prima di rilasciare questa funzionalità l'hanno provata in ghost mode, senza intervenire ovviamente sulle auto, per vedere se funzionava su tutta la flotta. Without impacting the car is really critical ability for us, especially for safety critical things like automatic emergency braking. And we've used it to iterate on early versions of our stability control algorithms, which were introduced to the entire Model 3 fleet in 2017 with extremely high confidence, even on a very foundational and safety critical function. Okay, so far you've heard me talk a lot about how we leverage our software systems to iterate quickly on the customer-facing product. But what I haven't talked about, and what we haven't said much about publicly in general, is how we leverage these capabilities in our own internal operations. È molto interessante in the early days of manufacturing Model S, e l'ho visto quando sono andato a vedere la Giga Texas. Le piattaforme dove si muovono le macchine sono completamente automatizzate e non hanno dei binari, ma sono, diciamo, delle piccole piattaforme con ruote che possono essere modificate in velocità e percorso da un software. Quindi, man mano che migliora la catena produttiva, si può velocizzare, cambiare strada, rendere parallela la produzione. Quindi il software gestisce anche la fabbrica stessa. È tutto integrato. Confirms that it's the correct part for the type of car that's supposed to be built, installs a software update if necessary, checks configurations and calibrations, and runs a barrage of tests on that thing and all the other things that are connected to it. And if it finds an anomaly that can't be fixed purely with software, it throws an alert immediately that is displayed prominently on the vehicle's display, as well as sent to back-end command and control systems, so that a human can come over and fix the problem. Qui parla del software che mentre si monta la macchina controlla che sia montata correttamente. Quindi una diagnostica dinamica durante la costruzione dell'auto. And a suite of internally developed tools, we are successfully diagnosing, scheduling, and ordering parts for over 33% of customer concerns and service.
Parla del And we service also che use, testers possono built ordinare i controls to pezzi test subassemblies quando before vedono they che c'è qualcosa che non va, which is ancora even prima more che il important cliente than their apra un design ticket. box assembly strategy. Questo non credo that funzioni they molto, know and almeno in have Europa. confidence that before those boxes get put together, that they are assembled, they themselves are assembled correctly. Okay, you've heard at lots of other events about all the awesome things that our autopilot and AI teams are doing to make the car Scusate ragazzi, mi è partito. Scusate. synchronization, which synchronizes your seat, steering and mirror positions, as well as your Ci settings. siamo. Scusate, mi è partita la Store connessione. navigation locations across all vehicles in your Comunque qui county. sta spiegando. Internally, we have an app that allows our personnel in engineering, manufacturing, delivery, and logistics to view, locate, and drive all Tesla-owned vehicles at their site. And when customers bring their car into service, when they receive a Tesla-owned service loaner vehicle, we are starting at some locations to automatically add that vehicle to the customer's mobile app account, so that combined with cloud synchronized profiles and phone key, it's a completely seamless experience. As soon as the customer walks up to that loaner, it behaves and feels exactly like their own car. Il bello della diretta. Mi è caduta la connessione, ragazzi. And cryptographically signed commands. Di là Fastweb. Private and obscure, and the fleet only trusts commands from authorized parties. So that's a bit of a preview of all the pieces that we're building, looking ahead to our future of autonomous fleets. Synchronization, permissions management, security, and privacy. And that has been a whirlwind tour through some of the things that we're doing behind the scenes to enable the efficiency, cost reduction, and speed that we are going to need for our next phase of growth and for the next phase of the master plan. And so now, to tell us about the latest in full self-driving, I'd like to introduce Ashok. Vediamo un po'. Tutto questo porta a full self-driving. Thanks, David and Pete. Hey, everyone. My name is Ashok Kelliswamy. I work on autopilot and self-driving at Tesla. I joined Tesla back in 2014, so I've been working on this problem for almost 9 years now. Pazienza. Yeah, some of you might be wondering, hey, what does self-driving got to do with the plan to a sustainable future? But it's actually a critical part of this plan. Non è corretto, i pezzi non costano molto. Currently, la manodopera the car costa. is not being used. It is sitting idly in parking lots, not doing anything. But when autonomy is truly unlocked, this car, instead of being idle, can go serve other customers. Easy compute. We'll start with the architecture. At Tesla, we are betting on AI, machine learning neural networks to help us build a general vision and planning system. In the early days, we used to have single camera, single frame neural networks that produce some outputs. These were stitched together in some post-processing steps for the planner. But this was very brittle and was not leading to great success. So what we did in the last few years is transition most of our Questo l'abbiamo già visto. multi-camera video neural networks
These neural networks take in the live feed from the car in real time of the 8 cameras in the car and produce a single unified 3D output space. There are many tasks that we produce, such as Questo già presence of c'è. obstacles, like Vediamo se motion, parlano di lanes, sensori. roads, traffic lights, what have you. This is one example output that you're seeing here. This is from our occupancy network that predicts the position Queste of sono cose già obstacles and viste. then motion. Ragazzi, provo a ripassare al wifi perché sono connesso col telefono. Magari c'è un piccolo motion of this truck next to us. vuoto, And this rimanete lì, helps the arrivo planning subito. system to avoid a collision with this object. To techniques in other areas such as language modeling, reinforcement learning, such as transformers, attention modules, autoregressive modeling of tokens, similar to what large language models Ci like siamo. ChatGPT do Pronti. out there. With such an end-to-end system of solving perception, we have really removed the brittle post-processing steps and produced high-quality outputs for the planning system. Even the planning system is not stuck in the old ways. Questa è roba che hanno già fatto vedere all'ultimo AI Day. The neural network-based planners are needed Vediamo especially se in parlano complicated urban planning when delle there's a lot of occupancy other objects network interacting with e us. lo sviluppo. This is, for example, an intersection where we have to turn left while yielding to crossing Sono objects. esattamente and gli to the stessi pedestrians video che crossing hanno the fatto road. vedere alle We AI have to do Day. this both safely and smoothly while respecting everyone's right of way and preferences. If this Dovrei was done aver riportato naively, tutto in each pari. configuration would take 10 milliseconds of compute, and there are easily thousands of configurations to reason about. This would not be feasible using traditional compute. But using AI, we have packaged all of this into a 50 millisecond compute budget so it can run in real time. The second big piece of this puzzle is the data. This is where Tesla has Stessa cosa già fatto vedere, ovviamente la condivisione dei dati dalla flotta e come vedete più macchine diverse vanno a costruire una mappatura del terreno. Questo serve per verificare che ogni auto capisca esattamente se quello che sta vedendo è un marciapiede, sono delle strisce pedonali, il bordo di una strada, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti, auto-labeling significa che il computer da solo verifica quello che vede. And then produces the labels to train these networks. Here, you are seeing a 3D reconstruction that is happening by collecting various clips from different cars in the fleet and assembling them, all of them together into a single unified representation of the world around the car. You can see all the lanes, the road boundaries, curbs, e quindi con tutto verificato la macchina riesce a interpretare quello che vede intorno a sé. Questa è simulazione, anche questo l'hanno già fatto vedere, estremamente interessante, perché oltre ai dati reali vanno a creare simulazioni magari anche estremamente improbabili proprio per migliorare il sistema. Ecco qui nebbia, pioggia, buio, condizioni di luce, tutto simulato. Here's an example of why this data is critical and how we can solve problems using data. So back in the days, è probabile. Se volete li tolgo i sottotitoli, mi dà fastidio. That's actually parked there was going to move into our path and hence we were precautiously braking. But it is unnecessary because the car is truly parked. So how can we solve this? Grande, grazie. Mind the fleet for similar cases where the car falls braking due to some parked car. Anche questo l'hanno fatto vedere come hanno migliorato come la macchina capisce che un'altra macchina è parcheggiata oppure è in attesa magari di una coda. E questa è tutta roba già vista. Sta tirando un po' lunga effettivamente. On the chart on the right side, you can see that every time we add data, the performance improves. And then we can do this for every kind of task that we have in our system.
Qui il sistema This is what we è call as data engine. estremamente We interessante identify challenging cases, perché such as the one you saw earlier, and there could fa be other vedere different types of esattamente challenging cases too. come We migliorano mine the fleet la for beta data, fondamentalmente. put it through our auto labeling Oh. system and produce the labels. Sì, c'è scritto fire it with a Tesla training set, TSLA, non ci ho fatto and caso. once you have the newly trained Giusto, models, Jonathan. we deploy them to the fleet. TSLA è If we rinse and repeat this process, il nome delle everything azioni. gets better and better. The final critical piece is the compute. In Che è order to qui train these ovviamente large la models in a capacità reasonable amount of time, computazionale. you need lots of compute. In addition, Facciamo così compute is che also required magari to produce the labels automatically. This is così just vedete compute tutta in our data la centers. In addition, we also have presentazione. high computers in the car, which can run up to like 150 teraops of compute. On the back end, we have a 14,000 Tieni GPU duro, cluster, tieni and duro. roughly 30% Dai, is su. used for auto labeling, and the remaining 70% is used for training. We also have a 30 petabyte of video cache, and this is growing to 200 petabytes. All of this Ovviamente is going to questa parte è significantly strettamente increase connessa once we a bring Dojo, which is our training computer, appena on detto. board into this. Just to give a reference, just the occupancy networks that you saw earlier use 1.4 billion frames to train these networks. È freddo ormai, non ce la posso fare. We have already shipped our FSD beta software to pretty much everyone that has Non bought it possono in chiamarla the Model United States E, and altrimenti Canada. la 3 si sarebbe Some chiamata of the E. roughly 400,000 Ford non gli ha customers who can dato permesso. turn it on anywhere, and then the car would attempt to drive to the destination. It's still Perché supervised, aspettare domani? but it can already handle turns, stop at traffic lights, yield with other objects, and generally get to the destination. We have observed that people who use Questa è la FSD parte di are already sicurezza, 5 cioè to 6x le safer miglia than the percorse US national average. per incidente Like I mentioned usando earlier, FSD the beta solution to scale up 3.2 an FSD milioni. is getting the La media AI americana è architecture, mezzo the data, milione. and the compute just right. Questi dati And we have sono assembled a sempre presi un po' world-class con le team to pinze. execute on this. Ne abbiamo già parlato più We're volte. pushing the frontier on these three Allora, items. leggiamo un po' di And commenti as perché we questa improve the safety, parte the comunque reliability, and the comfort of our non è system, niente di we can nuovo, then unlock insomma. driverless operations, which then makes the car be used way more than what it's used right now. With that, I'd like to introduce Elon back on stage. Ok, sta to give some more tornando updates. Elon per qualche novità. Vediamo un po'. Dove è sparito Elon? Stava twittando. Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, ok. Sì, stava proprio facendo altro. Ok, Optimus. Ok, In a way, Optimus. the arms and legs just separate. Ok. Attenzione che Optimus utilizza lo stesso software di We have a Autopilot. whole Questo è il lab full punto, of no? arms and legs. Questo è vero, eh? With bearing in mind that when we did AI Day, this version of Optimus didn't walk at all. So the rate of improvement here, I think, is quite significant. It's obviously not doing parkour, Certo che sì. but it is walking around, and we have multiple. Qui ho fatto una piccola battuta a Boston Dynamics, ho detto questo robot si muove, sta facendo questo, non fa parkour, perché quelli di Boston Dynamics fanno i salti, eccetera, ma lo scopo è diverso. Tesla brings to the table that others don't have is that we have the real world AI. Se è ordinabile, AI, so io vi consiglio di ordinarla. Se sono 100 euro, prenotatela. È dubbio, tanto sono rimborsabili di solito. Qui sta dicendo ovviamente quello che ho detto prima, che il software è fondamentalmente lo stesso. AI, and I don't think there's anyone even close to Tesla on solving real world AI. That same computer and software goes into Optimus. So it's not that helpful to have a humanoid robot if you have to program every individual action. It needs to be able to walk around autonomously and solve tasks. Terminator. Be able to instruct it in simple things by showing visually what the robot needs to do, or just telling it what to do. So
So I think that's a key advantage that we have. And then we also are good at designing things for manufacturing. And then Di solito le prenotazioni di nuovi modelli sono the actuators rimborsabili. in Optimus Di are all solito. custom designed Tesla actuators. So we designed the Qui stanno dicendo gearbox, cose già steering note di threads, Optimus. custom Non so perché si sono fermati con l'auto. Probabilmente Optimus. hanno buttato dentro Optimus we quando were quite surprised collegato al to find software how dell'FSD. little Però dobbiamo finire il was cerchio available per on the arrivare shelf. alla Because there's a lot of nuova a macchina. vast number of electric motors, gearboxes and whatnot that are available in the world. And we found none of E them di usarlo were useful soprattutto for nelle humanoid fabbriche robots. per lavori pericolosi. So you have to custom design the actuators for. Ma considerando che Elon ogni tanto è più grasso, ogni tanto è più magro, o ha un clone o è un robot lui stesso. Electric motors that are in the, say, the Model S Plaid designed the actuators in the robot. Ancora stanno parlando della riduzione dei costi di una nuova macchina, però non hanno presentato niente. Market at scale that is useful far faster than anyone else. And assuming the things I'm saying are true, or at least you can put it, I think they are true. It's just a question of the timing. You start getting into interesting questions of like, what's the ratio of humans to humanoid robots? I think it might be greater than 1-to-1. Because you could sort of see a use. Ha una forma di autismo leggera. Industrial uses for robots, humanoid robots. I think we might exceed a 1-to-1 ratio of humanoid robots to humans. It's not even clear what an economy means at that point. Since an economy is output per person times persons, but if output is much higher and there's no limit on persons, then what's the actual limit on the economy? Esatto. We're still pretty far from Kardashev scales here, but we're getting there. So anyway. Anyway, andiamo avanti. Probably the least understood or appreciated part of what we're doing at Tesla, but will probably be worth significantly more than the. Su questo concordo, che probabilmente Optimus è la parte che viene tenuta un po' più da parte, scusate il gioco di parole, ma è quella che avrà un impatto maggiore sull'azienda. A livello sociale, sarà insomma. Charging, ne mancano 4, dai, forza. Hi there. My name is Rebecca Tanucci, and I lead our charging infrastructure teams here at Tesla. And at Tesla Charging, we have understood since day one that a great charging experience is the linchpin to electric Assolutamente d'accordo. La parte di ricarica è fondamentale. Holistic approach to charging. That's a word that you've heard a lot here today, but what it means for charging is that we've considered every use case. We think a lot about what it means to charge at home, even if that home is an apartment or condo. And we spend a lot of time thinking about what does it mean to charge away from home, including if that's for daily commuting or if you're going on a road trip. And this holistic approach has led to some pretty incredible results. In 2022, we provided 9 terawatt hours of charging across our various charging methods. Ovviamente detto loro hanno pensato dalla carica a casa alla carica in giro, destination, alla carica in viaggio, supercharger. Beh, sappiamo com'è andata e come sta andando. 40.000 supercharger nel Now, mondo. getting here has meant that we've spent 10 years building charging infrastructure when basically no one else in the industry would do it. And while we certainly have a lot of areas that we want to improve, those 10 years have afforded us the opportunity to get pretty good at charging. Beh, diciamo che in questi 10 anni sono migliorati abbastanza. Vediamo un po'. 20%, if not 70% lower than alternatives. Quindi and that goes for hanno both our supercharging hardware and deployments and our AC charging product lines. Ovviamente hanno migliorato i costi come hardware e installazione. Anche per la parte ricarica tendono a usare gli stessi pezzi per fare più prodotti, quindi economia di scala.
As an example, we have recently extended our excellence in manufacturing to how we build supercharger sites. We are pre-building 4-post supercharger units at our factory in New Ecco qui, York. questo è We load 'em l'ultimo on a truck, metodo we che truck 'em to usano per site, installare i and we charger. train Sono them to già position. già This method messi saves us proprio su una 50% on our piattaforma. deployment costs, and we can install a site in a matter of days. Once we install a site, we also operate it really efficiently. Over the last few years, we've been able to cut our per kilowatt hour cost by 40%. Again, a lot of reasons for this, but one at the top of the list Quando is si we parla focus di on keeping our costo, site è il utilization. costo di Site utilization is costruzione, just how many non sessions, il kilowatt hours prezzo. can we Questo è push through a importante. site or a post. And basically doing that allows us to spread our cost over more sessions, thus lower cost per kilowatt hour. But of course, that's easier said than done, because when we push up site efficiency, of course, the risk is that we have a poor Io in customer 16.000 experience. We have km wait non ho time ancora at our visto un sites. supercharger da quando sono tornato in Italia. This Però, is where Trip Planner comes in. Trip Planner is our in-vehicle routing or navigation system. ovviamente, Other electric grosso vehicle vantaggio di manufacturers Tesla qual è? OEMs È che have in automatico vehicle-side data. l'auto Other infrastructure pianifica providers have site data. il But percorso Tesla, we have utilizzando both. anche And what that i allows us to do charger, is to use Trip cosa Planner che non fanno to gli route altri. vehicles towards E available vedete lì a sites and sinistra, away quella from è la unavailable California, a sites sud della to balance our California. utilization without In risking automatico il and the results planner speak for vi manda, themselves. se ci Over the sono più, last few questo years, vale per we've gli been able Stati to Uniti, drive quando up ci sono site tanti efficiency by supercharger vicini, 30% by vi manda al cutting per supercharger più kilowatt hour libero. cost, while also cutting our wait time in half. And we think this can get even better. Today, we're feeding Trip Planner with real-time site information and information about vehicles currently at sites. Quello che ho appena Going detto. forward, we'll be moving that to projecting site occupancy based on the understanding of what vehicles are currently routing to those sites. Ok, And ultimately, our vision for Trip Planner is that it's the air traffic controller for electric vehicle charging across all infrastructure on a global il basis. prossimo step sarà quello non And the solo last di thing we sapere focus chi on c'è già today lì, is quicker ma di charging. calcolare anche chi sta We're really arrivando proud lì of what we've been able to per accomplish here. dirottare We've le shaved off destinazioni. 30% of our charge time, average supercharging site time, visit time over the last few years. This has taken Qui è improvements on come the hardware side, hanno with our software, on our migliorato vehicles, and on our la media, la infrastructure, and velocità di really carica making this the media, new cioè place il to live. tempo che materialmente ogni macchina sta attaccata al supercharger, Looking quindi forward, the preriscaldando, job has not migliorando la yet chimica delle been batterie, easier. As you eccetera. heard earlier, we aspire to a fully electrified global fleet. That fleet, from an industry standpoint, needs 9 petawatt hours of charging on an annual basis. And while Tesla charging certainly doesn't have to supply all of that, it does require that for our part, we have a few new focuses in order to scale. First, if you want a fully electrified global fleet, all of those vehicles Questo è il will have nuovo a great sistema and reliable charging americano di cui abbiamo experience. So, parlato as many of you e know, vedete che che si estrae per le altre macchine. Quindi adesso non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti alcuni supercharger, e lo saranno sempre di più negli Stati Uniti, sono disponibili anche per le altre auto elettriche. Ieri hanno aperto negli Stati Uniti 10 supercharger per ora, ma si stanno retrofittando. Ed è estremamente facile, come in Europa. Basta scaricare l'app, si arriva al supercharger, si sceglie lo stallo e si carica. Molto semplice. Prima di far vedere questo ho detto che ovviamente per avere tutte le auto elettriche Tesla non può provvedere alla ricarica di tutti, ma stanno ampliando per farlo il più possibile. Normale. Not a big thing to mention. They do have longer charging cables so that we can more easily reach the charge ports of different vehicles. Ha detto che questi cambiano il cavo, lo mettono più lungo in modo tale che anche chi non ha la porta di ricarica esattamente dove c'è la Tesla può caricare. We're very proud that over the last 2 years we've procured enough renewable energy to offset the amount of charging we've provided to customers. But as we look forward and we talk about this fully electrified fleet on a global basis, qui ovviamente parla di da dove viene l'elettricità che si usa nei supercharger e che l'obiettivo ovviamente è di averla tutta rinnovabile. Now, this chart is on an aggregate basis for the US, and it varies based on what your renewable generation sources are locally. But basically, what this shows is we want to kind of move that charging curve, and for solar and wind in this example, it means more daytime
charging. And we think Ok, the quindi best way to la approach parte, point-in-time charging is to la install parte a AC sinistra, charging that is ovviamente la convenient parte and quella low sotto cost è la everywhere produzione, vehicles quella are gobba che si charging crea, at ovviamente throughout di the day. giorno So that's c'è really più the sole, principle. e invece la Supercharging linea and blu charging è definitely stay a big la part of the ricarica, model. e quindi dicono Our vogliono teams are currently spostare di più la scaling to ricarica quando c'è il install sole AC di giorno. charging Quindi everywhere vehicles probabilmente charge come lo today, fanno? Cambiando i allowing them prezzi, from le fasce renewable orarie. sources. So summing it up, while we've spent 10 years installing infrastructure that is low cost, it's efficient, and it provides a great customer Quindi experience, we're per really just concludere, getting ovviamente started when we in talk 10 about anni supporting sono mountain riusciti a transit. creare un sistema di We've got to scale ricarica capacity on a facile, city-wide basis to 90 utilizzabile kilowatt hours on an e annual economico, basis. effettivamente. We've got to open up to non-Teslas and make the charging experience for everybody really great. And we've got to power all of this via renewable sources. State buoni nei commenti. And one more thing, yes, we've got to scale our infrastructure, and yes, we want to power it via renewable sources. Allora, quello lì Tesla, a sinistra dovrebbe essere il nuovo progetto di Los Angeles, Santa Monica, se non sbaglio. È un ristorante stile anni 60, 50. Our leaders of supply chain, Roshan and Karn, to talk a little bit about Ok, parliamo di supply chain adesso. No, V4, vedremo. Ci siamo quasi, quasi finito il cerchio. Hi, my name is Karn, and my team leads supply chain for electronics, powertrain, and battery at Tesla. And we've also got responsibility for indirect purchasing, construction procurement, and warehousing and distribution. Hi, my name is Roshan. Oh, mezzanotte, ragazzi. For over 14 years. 2 ore e mezza di My team diretta. manages Vediamo un po'. vehicle commodities, solar, logistics, planning, and capital. A quanto ho capito non danno più i charger So today gratuitamente. we want to provide you a quick overview of Tesla's supply chain and what really separates us from the typical automotive supply chain. As you've seen in presentations prior from Pete and Drew and some others, Tesla designs a lot of the subcomponents that go into our vehicles. So 2 weeks. we're not buying things that are off the shelf from suppliers. So supply chain is not purely a commercial relationship as it is in most other companies. We actually have an arm within supply chain called Supply Industrialization Engineering. Addirittura. The burden of taking a Io pubblico i lampi tutte le sere a luna. concept and turning it into thousands of products produced at the right cost and at the right yield falls. No, non ancora Tesla Vision, non credo ne parleranno. But really, the level of detail that our engineers get involved in terms of building the capability of the suppliers is pretty detailed. So, you know, once we get a new part, naturally with electric vehicles, a lot of the supply chain doesn't exist. Our engineers would basically take the drawing, turn it into the manufacturing concept. Grazie a tutti, ragazzi. And physically go to the supplier and stay there for weeks or months, however long it takes, to basically do the line bring up. Once the line is brought up and we're hitting the right rate, the right quality at the right yield, then we work on things like automation and yield improvement and those types of activities. So there's a big group of mechanical, electrical, industrial, you name it, engineers within supply chain, and it's their responsibility to take care of this. Now, this is a huge strategic advantage because we manage every detail of our supply chain, because we're so integrated with our partners that we know about issues before they happen. It's almost live. We've got dashboards, we've got connections, and across the 10,000 or so factories across the world that are making our components, we have a pretty good view of the health of those suppliers. And this has been a key asset in how we've been able to kind of manage things through a lot of different issues. Allora faccio bene, forse è meglio che chiudo e scappo. You know, supply chain is a game of perfection. Perfection is a passing grade. It's like you know, if one part doesn't show up, that line goes down, and our CEO finds out about it in less than 20 minutes. Tesla is very different than Apple. They outsource manufacturing, we do it in-house. So supply chain is kind of right. Oh, qui è interessante, ha fatto un paragone con Apple dicendo che per i pezzi Apple outsource, cioè usa contractor esterni, mentre Tesla molte parti le produce proprio in house. Questo è molto interessante. And then what are we going to do going forward, and how are we going to get there? So let me draw your attention to this slide. On the left, you'll see a portfolio, our existing portfolio of products, right? At the top, you've got the SNX platform
In the middle, you've got 3 and Y. Ok, vediamo un Everyone's po'. more than familiar with Supply those. chain. And then the Tesla Energy platform, which is a very high rate of growth for us. And you And see, don't forget the solar and superchargers. and as well. solar and supercharger. Thank you, Roshan. And you'll see a reduction and then we basically got the tier 1 and tier 2 parts. This might be boring, but a tier 1 supplier is any supplier that builds and supplies parts directly for consumption in our 5 factories. And our tier 2 supplier basically does the same thing for a tier 1 supplier. So they are the supplier to our supplier. And depending on the supply chain of any one of these products, this can actually go down to the tier 6 level. So for example, if you're talking about the battery cell, we really get involved with the mines of like where we're Ok, questo ci fa capire quanto sia grosso l'indotto che sta dietro la costruzione di macchine, di batterie, eccetera. Perché andando avanti, tier 1, tier 2, tier 3, eccetera, dice le batterie fino al 6, cioè il primo è l'estrazione, che passa un altro, che passa un altro, che passa un altro. E Tesla tende a produrre tutto in-house, quindi figuratevi gli altri. We used that platform as sort of a filter to see which suppliers have the technical, financial, and cultural capabilities to match us, right? Who do we invite to the party when we really scale things up? And we really dramatically reduced the number of suppliers that we were dealing with for the 3 and Y platform. And this is an approach we'll continue to do for future platforms as they come along that are even more high volume. Qui sta spiegando un po' come scelgono i fornitori in modo tale che siano veloci, che possano sostenere il ritmo di crescita di Tesla. Moving at our pace, and then the ones that didn't have the desire to or the capability to. You need both desire and capability. Secondly, the complexity on the tier 2 level is very high, right? These are the suppliers to our suppliers, and there are a lot of components. So think about silicon, think about resistors, capacitors, diodes, all the little Quindi la seconda parte, il tier 2, è quello che fornisce la componentistica più piccola fondamentalmente. The complexity is immense. So even though at the tier 1 level we're talking about 8,000 parts total, it seems like a lot, but it's not a lot. The management of the tier 2 is really where we excel. Guardate che differenza c'è. Illustrate that with an example. Meet the car computer. Very innocent sounding name, and it's anything but. This is an absolute monster to manage. So I think you've all seen the picture on the left of the autopilot board. That's the top of the autopilot board. The autopilot board also has a bottom, and the bottom is populated heavily with components. On the other side of the heatsink, you've got the MCU, the multimedia cluster board. This board is equally complex. It's also double-sided, 8-layered. Qui sta descrivendo come è fatta la scheda che gestisce Autopilot. They have to be liquid cooled through a heatsink. So this assembly requires taking those 2 boards and then bonding them to a heatsink that's hermetically sealed as an assembly, of course, flashing the software and all that sort of stuff. And then that's one part number. Di base è quello che stanno presentando, poi lo pubblicheranno penso a breve sul sito. Very complex assembly to manage at the tier 2 level. And there's more than 7,000 components here. There's as we stand here, a component Era già previsto che durasse circa 1 ora e mezza, 2 ore. The line that builds this computer is the length of a football field. So it's quite complicated. And initially, when we first started building this board, due to the complexity of it, we had to rely heavily. Ok, la scheda che avete visto prima, per costruirla, la linea di produzione è lunga come un campo da football, campo da calcio. Ed è estremamente complicata. The third step is turning off the lights and letting the factory run, ideally. And that's going to be the goal for us here. So 95%, but our work is not done. We're going to be going a lot further than this. So this E l'hanno già semplificata molto. A part is not a part. A part has a lot of complexity underneath it. Supply chain is a game of multiple. Dice ovviamente che un singolo pezzo non è solo il pezzo, ma c'è l'assemblaggio e tutto quello che c'è prima, cioè quindi la supply chain che arriva a fornire l'assemblaggio. And then just managing each and every attribute of it. 7,000 a day through the chip shortage, through the pandemic. Dovrebbero mancare due spicchi. Was very difficult to manage, but because we had all the details, we were able to pull this off.
Of course, supply chain is not just about parts. It's also about logistics and a lot of other things. So I'll hand it off to Roshan for sharing some stats. Ora parlano dell'approvvigionamento So logistico. talking about inbound complexity, just over the course of just last year, we moved about 16 million pallets from our suppliers to our factories. Just to visualize that, if you put those pallets side by side, it could cover the half the circumference of the Earth. And talking about, again, the tier 2 complexity, over 1 billion electronic components get moved every week to support the production that Karn and team manages. This is right now, 1 billion components a week, right. 52 billion a year. This is going to go up, by the way. And Ma on Fede, top di of that, we also have the solito responsibility serve to make sure the right qualche component is supplied to the giorno right per service location metabolizzare. to support the growing fleet of our vehicles. And we have about 685 service centers that these components need to show up just in time. And then we've also been, Mi vedo un po' scattoso, mi vedete bene? Sentite bene? working on Non dual vorrei sourcing che and triple abbandonasse sourcing la some of our fotocamera critical proprio sul più components. bello. As a result of it, we have suppliers around 45 countries in the world. Yeah, our approach really has been to bring the manufacturing of subcomponents closer to the point of consumption. It makes the supply chain more green because you're not burning diesel, moving stuff around. And it also gives you the security of supply of having multiple sources in case one factory gets taken Allora, off. That's how we got through pandemic also. Yep. Switcho sulla webcam, ragazzi. So last 3 years were incredibly hard. Karn and I used to look a lot younger pre-COVID. But on a serious note, pandemic really changed the game of supply chain management. Okay. We were just not being a regular supply chain person. We were rolling up our sleeves and negotiating with state governments, city managers, mayors to help kickstart our suppliers to restart their operations. You know, there are some really inspiring stories where our supply chain team really fought hard to make sure that the factories don't go down. And it's also a testament to the resilience of our supply partners. Having said that, you know, it was not all about resilience and never give up attitude. We had also laid the foundation of having Maledetto, no, è accesa la fotocamera, also, ma si vede scalda. You know, in many instances, we had many, you know, things that we had simplified, the parts that we had simplified. Ho tolto il trucco della Sony. Due to which we were able to get through the pandemic in much better shape than rest of the automotive. It forced us to adapt. You know, we encountered issues one at a time. It was really a team effort. We heavily relied on the government relations team. You literally had to, the COVID pandemic, as you're aware, you know, happened in different countries at different times. But unfortunately, you need all the parts to make the car. So at any given point, there was one factory that was lying down. There was one jurisdiction that was being, you know, that they wanted to shut down a factory because you had an outbreak. So learning the rules, understanding. Sì, ma 2 ore e 42 che sono connesso con sta povera fotocamera. It was a difficult but good experience. Exactly. We learned a lot. Yeah, and as we were just figuring out to work with COVID. Dai ragazzi, forza un po'. È lunga, è lunga. Non me l'aspettavo così lunga. You know, twice the amount. Ce la facciamo. And we were operating with less than 35% accuracy in the system. That means at any given point, the ETAs of the vessels were 75% off. So we figured out how to work with that, and then the chip shortage hits. Yeah, the chip shortage. That was a nightmare. But we got through it. I mean, you know, I think it's a testament to the tenacity of the team and the resilience of our supplier partners. It's mostly behind us, and I think the results speak for themselves. Tesla was able facilissimo, to infatti le stanno facendo tutti. Facile. The rest of the industry had a hard time staying flat. I think they shrunk actually cumulatively. And you know, we're often asked the question, how do we manage through it? And the answer is very much kind of baked through the presentations today. Questa è la produzione nonostante tutto. Quello che ho sempre detto, nonostante il Covid, nonostante la carenza di chip. So these relationships were formed, you know, over 10 years ago, and we've really gotten to know them well. So when a shortage hit, we knew
who to escalate to, who to Teniamo call, duro, who to ragazzi, ask siamo for ancora a help, and 718, è really transforming the mezzanotte issue e as the 13. point of constraint. Wow. So the best team, strong relationships with vendors, and then we also have a pretty sophisticated capacity planning function. Tier 2 capacity needs to come on earlier than Tier 1 capacity. Tier 3 capacity has to be No, earlier. voi. And our team does a very good job of having that strategic alignment with all our partners to make sure that the capacity is ready before we need it. We're a mission-based company. Our goal is to put as many EVs out there. We did not let the pandemic phase us. We were full throttle. And it was pedal to the metal in terms of our demand signal. That also helped. The silicon industry has very long lead times. They invest billions of dollars in Dai, forza, ormai ci siamo, Cioè, quasi 3 ore di live, non potete mollare adesso. Se poi non la presentano... maratona alla mentana, concordo 100%. This was looking back, right? This is how we got here. This is how we got from 0 to 40,000 cars a week. Let's talk about how we get to 20 million. Qua. So the question gets asked, is Tesla going to basically break the chip industry if we grow to 20 million vehicles? The answer is no. But let me walk you through a logic on that. So as it stands right now, Qui sta dicendo, ma se Tesla arriva a 20 milioni di auto, sarà un problema di produzione dei chip? So at Dice about no. the 2 million run rate, we're consuming about Ti sta spiegando il 700,000 perché. 12-inch wafer equivalents. That's the industry term that's thrown around for capacity in silicon. Ma l'ho detto prima, That's how much secondo we're using. me So eventualmente below a million. presentano And the global wafer un'auto capacity un based po' on the più alta di estimates we've Model seen, 3, it's più about corta di una 135 quarantina di million. So centimetri. we're about 0.5% of the industry. Not a lot. Now, if you get to 20 million, when we get to 20 million, and if we don't make any simplifications in terms of part count, which is also a separate work stream, I think Colin talked about it, Pete talked about it. We're not going to have all these different components. We're really going to simplify the architecture because simpler is better. But even if we don't do that, and we take the most pessimistic case, we're going to need 8 million wafers, okay? And the industry is going to scale to 200 million by that point. So still, we're less than 5% of the market share. And if we run the same offense we ran all along, and continue to work with our partners and invest in fabs and invest in capacity, we'll have the capacity ready by the time we need it. So I really don't see this as an impediment segmento from a C, supply quindi chain il segmento è perspective quello. to get to 20 million. Madagascar, veramente? Now, I would like to talk about a page that we took out of the electronic playbook and applied it to the mechanical side. Quindi quanto hanno risparmiato? Our vehicles use Allora, currently the heat pump-based technology una for the agonia sta thermal cosa. system. But before heat pump, our vehicles used to have a dispersed thermal system connected by hoses. Engineering was inspired from circuit boards and then Tra l'altro created a la system Octovalve, which was la heat pump, extremely integrated, è where qualcosa di incredibile. 60% of the system was Perché the size utilizza of a in maniera basketball integrata il basketball, riscaldamento e where it raffreddamento di contained abitacolo, about 100 batteria components, e area 50 esterna, ovviamente. sealing interfaces, È un sistema and estremamente efficiente. several different manufacturing processes, all were packaged into this tight size. Now, why are we talking about this? Well, we launched this system right during the outbreak of the pandemic in Model Y. The team was forced to manage 100+ components from different suppliers around the world remotely. No, hanno detto che la nuova piattaforma potrà però ospitare qualsiasi tipo di There are 4 batteria. videos playing at the same Questo è time. molto One importante. is the molto, video molto of the importante. manual line that was created when we started the production. And this manual line produced a lot of quality issues, È let vero, alone throughput. anche secondo me So we prima... quickly pivoted to a semi-automated line. But in spite of that, although the throughput was great, the quality issues 2023.2.12 forse, sustained. controlla. So our team decided that fully automated is the only way to go. So before we automate the line, we created a 3D simulation. Now, not many companies or teams have this capability, where at this point, now when a part gets specced, we have the ability to create a 3D simulation of all the complex sub-assemblies that would be involved in making the part, and tell the suppliers exactly what equipment to purchase, what to test, and create an end-to-end line in simulation. And that's what we did here. Sono assolutamente d'accordo, we had a very d'accordissimo con detailed te. sub-assembly cell, which was juxtaposed with the supplier's factory layout. And then we
after a back and forth of iteration and optimizing the processes, we implemented this fully automated line in less than 8 months. And the results were remarkable. 99% reduction in labor force. Wow. So in a line that would need manuale, 1,000 associates tutto to automatizzato, build the quindi super manifold in normale. full volume, now just takes 10 associates. And the quality also went up by an order of magnitude. We have a defect rate of less than 0.05%, and a super manifold rolls out every 7 seconds because we have created many automated Ti lines. arriva And entro fine these marzo. factories are the size of 2 football fields, by the way. Roshan had to one-up me on that one. 99% 2 football fields. So why are we talking about this? Oh, forse ci siamo. Perché stiamo parlando di questo? Labor costs are increasing, labor participation is decreasing, there's a huge turnover, and the cost of implementing automation is going down by 3x in the next 10 years. This is how we are thinking about complex assemblies, and we are going to push this type of thinking into our supply base more and more, who will be building our complex assemblies. This is the only way we think we can confidently scale to the 20 million vehicles target. Ok, To ci summarize, siamo. we have laid the foundation in getting ready to execute Master Plan 3. Our strategy Quindi is rendendo più efficienti le supply chain design fabbriche con simplification. l'automazione, semplificando e We are going to make riducendo i sure costi that di tutto, we have ovviamente more si control aumenta la into the tiers of the produzione. supply chain. We are going to grow responsibly and sustainably with our long-term partners, and we'll automate. Ci sta, eh? Yeah, it's like, going from 0 to 40,000 cars a week was tough. I mean, it took a lot of trial and error. It took a lot of learning. There was a lot of pain. There's a lot of mental scar tissue, as Elon calls it, through that process. But now that we're at that level and the foundation is set, going from 40 to 400 is not it doesn't really faze us. We have a capable team. We've got capable external partners that have gone through hell with us. Our leadership team is galvanized behind the mission, and we're going to get it done. So, Come quando dovevo provare il Cybertruck, ero in coda 2 ore, sono arrivato lì e hanno chiuso. Sfiga totale. Ci siamo. Manufacturing. Hi everyone. Vai. My name is Tom Zhu. Tom Zhu I'm now responsible for global production and sales and è delivery service. l'ex capo I joined the company di back Tesla in China. 2014, and I've been running the company's business in Greater China and APAC. Today, I'm representing all the gigafactories and talk about how we can make more cars and faster. Questo è interessante, questo è molto interessante. So right now, we have 4 vehicle factories on 3 continents to serve our market. 4 fabbriche. The total number of manufacturing employees is over 65,000. This is also including our amazing team in Reno. They are making powertrains, battery packs, and driving solo per la vehicle produzione. factories. Tesla ha The total 110.000 installed circa. capacity in all these vehicle factories about 2 million cars a year. That said, we're always looking for opportunity to grow more capacity from the existing footprint. Attualmente So sono we a expect this circa un number run to rate grow di 2 over time. milioni di auto l'anno. To build more Shanghai. factories is the start Guardate of che building roba. more cars, and we certainly 9 the expert mesi. of it. This is the before and after image showing you the progress we made back in 2019 when we built a gigafactory in Shanghai. So in 9.5 months' time, we built a greenfield project to establish the vehicle factory. Solo in And 3 Cina months comunque later, we possono start riuscire a delivering fare una our cosa first del Tesla genere. vehicle. People always ask me, how Tesla can build a factory that fast. Really, we learned from our Fremont factory a lot. We talked to the survivor from the production hell and try to avoid all the mistakes we made. We decided to design a straight line with minimum number of up and downs and turns Ma c'è un nuovo for veicolo. easier manufacturability and easier Beh, comunque i prezzi construction. scenderanno, We also appunto. challenged Non nel all breve the companies periodo, ma if you ever know to build a vehicle factory. sono destinati a And scendere. we delete and simplified all the redundancies and the buffers. That's helped us to save a lot of time. Also, we have a very strong in-house No, dai, hanno dato anche qualche way ahead, insomma, hanno detto che cosa faranno per migliorare ancora. Pensa alla struttura dell'auto assemblata. In-house construction team have a full control
over all the activities on site, from design, engineering to construction, site management. So this team didn't just build Giga Shanghai, they also built Giga Berlin, Giga Texas, and Giga Nevada. They're really the hero behind the scenes. Like Lars shared earlier, going forward with the new platform, the more modular design and densified Gigafactory, we'll be able to make more cars from even reduce the footprint. That also means we can build more factories at the same time. With the joint effort of all manufacturing teams around the globe, Questo punto è molto interessante. I'm happy to share, early this morning, we hit the 4 million mark for total Tesla ever built. Hanno raggiunto 4 milioni di auto prodotte. No, era interessante il fatto che questo nuovo sistema produttivo consentirà di avere fabbriche più piccole e quindi costruirne di più contemporaneamente. Questo è molto importante, che vuol dire ridurre anche i tempi di costruzione. The second million, the third million took us 11 months, and just shortly, less than 7 months, we built the 4 million cars. So we're getting better and faster. Exponential growth. Really kudos to the team. So, what it takes to ramp a Gigafactory? Well, if you have questo è molto 600 interessante. robots, 10,000 trained employees, or 5,000 human and 5,000 Optimus, and hundreds of processes, you can do it. Sounds simple, but it's extremely hard. Come crescere nella produzione da una nuova factory. Overall equipment effectiveness and the cycle time. In Tesla, we're setting the passing grade for our vehicle factories with 90% OEE and 45-second cycle time. What that means, the OEE really evaluates the equipment uptime, the machine performance, and the quality. Simply put, this is the actual production time on a good quality product versus the planned productive time. The higher, the better. 45-second cycle time, that means you expect every 45 seconds there's a car running off the final assembly line. Scappellamento a destra. And the faster we ramp, the faster we can get the economy of scale. If you look at the chart on the left, Shanghai, be able to significantly drop our labor hours per car. Interessantissimo, in grigio a sinistra è Shanghai, quanto lavoro di tempo serve per ogni macchina e il tempo proprio, le risorse, e in blu quante ne sono uscite dalla fabbrica, quante ne escono dalla fabbrica. Wow. Vedete che ci sono dei punti precisi dove la linea cambia in maniera radicale. Quello è quando chiudono la fabbrica per migliorare la linea. A destra Fremont. Vedete che Fremont, che non è costruita da zero, è molto più difficile, ma hanno assolutamente migliorato tantissimo nell'ultimo periodo. So, how can we reduce the cycle time, keep improving efficiency? We follow the philosophy Elon shared about building rockets, which is questioning, basically find the right problem to solve, and we start with delete. Intanto ti ringrazio. Dai, Park Assist, dai, ormai è antico, forza. Dai. If the solution actually work, and at last we think about the automation. There's one example in Gigafactory Shanghai. In the paint shop, we find that there's a overlap baking range between the PVC sealer and the top coat. It was done by 2 different ovens, and we decided to combine the 2 processes. Eventually, that helped us. Sta spiegando un po' come but also save the 9% of energy consumption and the 9% of the a Shanghai hanno migliorato alcuni processi. Also, we commonized the SNX design in Fremont. Right now, we have a common body and common headlamp. We eliminated about 40 parts and reduced about 10% of the cycle time. So all these improvements really help us to get to. Sta parlando dei miglioramenti, degli esempi che hanno fatto sia in Cina che a Fremont per aumentare la produzione. Most recently, our Berlin factory team implemented a 5G private network on the shop floor, helped us to overcome about 90% of the overcycle
issues for a particular process in GA Sto shop, parlando di we got Berlino. so implemented globally. Right now, we have an integrated È global colui che organization ha from production all the portato way Tesla to China dove self-delivered adesso. service. This will help us to strengthen feedback loop between manufacturing and the service. We obviously Dai want to bring a ragazzi, delightful tenete duro. customer ownership experience to our car owners. With this direct feedback loop, Grazie, we'll be able è to turn incredibile, customer escalations, the incredibile. feedback into quick actions, Pensavo di improvement arrivare a on the shop 100 floor io. immediately. With that effort, in the past 6 months, we'll be able to reduce the time in service and early ownership service, also service appointment wait time significantly. So 4 factories, not enough. If we want to hit the 20 million car a year target, we're going to keep building new factories, new lines, and that will come up with new product as well. And with all gigafactories now in one organization, we'll be able to replicate unified ideas across factories. Also, we will help the new factories that ramp faster and also Ovviamente tutta l'esperienza fatta porterà alle nuove fabbriche a crescere molto più velocemente. Ora parliamo di batterie. Thanks, Tom. Vai, Drew. Yeah, we're not just talking about new vehicle factories, but also new cell factories. And we're going to talk about how we follow the same model when we do so. But first, I thought I'd just provide a little bit of an update on cell production. So remember Battery Day, we showed this video with the Vediamo a che spoons, punto sono. and how we went from dry powder to film. Let's just say there's no spoon now. So many of you in this room saw this on your tour today, but here is our dry electrode machine here in Texas, one of the lines we have Quella lì a installed here. destra è Fully automated, no il spoon, terzo from piano powder and foil in to coated electrode della out. Giga Texas. From a peak productivity perspective, per tool perspective, this is over 20 times the productivity of the tools that we showed folks on the tour in Cato back in Battery Day. So we've made a lot of progress on one of the key parts of the cell manufacturing Ognuno sceglie il suo pubblico. And we've also continued to focus on refining the way we make cells and the factories that the cells go inside. We, as you can see on this chart, from typical 2170 cylindrical cells to 4680, we made a huge leap. Guardate che roba. 5x reduction in the factory footprint. Allora, quella più grossa è per lo stesso numero di volume di celle, 2170, quelle di Model 3 Model Y, Fremont 4680, decisamente più piccolo, e quella più piccola è la Giga Nevada, l'ultima espansione 4680. Quindi anche il miglioramento proprio a livello di spazio. The manufacturing design, the process design, the equipment design, and the facility design. They all need to work together to make this happen. And you can see on the bottom, just as an example of simplicity, up, investment down, and scaling up. Parts, we've reduced the number of parts in the cell, the number of processes, significant reduction in the number of processes. Se segui le idee 1 e 2 diventi anche collaborating programmatore. with those 5 design groups, we've been able to end up with a factory that's 10 times smaller volumetrically, which means it's faster to get built, much lower capex per gigawatt hour output. Volte più piccola della fabbrica delle 2170. 240 total terawatt hours, 1 terawatt hour a year of stationary storage. E siamo solo all'inizio. With the scalability that is required to achieve our goals. And we're not just looking at the cell factory itself, but also upstream materials where necessary. What you see here is the rendering of the 50 gigawatt hour a year. Questa è la nuova raffineria che stanno costruendo in Texas. Here in Texas, the facility will start commissioning by the end of 2023. Corpus Christi è a sud del Texas. This is a good example of something where we're basically talking about breaking ground and starting commissioning within 10 months, and with actual production within 12 months. That's the target, similar to what we did in Shanghai. Again, the result of collaboration and internal execution of construction in partnership with local communities. This site is 30 minutes from the Corpus Christi ports, located directly on rail. The process route we're taking is a direct soda ash leach of the input material, which means there's
No acid roasting. We don't have any of the sort of waste products associated with. E qui sta spiegando ovviamente come acid roasting anche step. la raffineria di We're litio designed è to diversa da una raffineria lithium normale. spodumene, which is a Innovazione very anche qui. commonly traded lithium rock, but it is flexible to other feeds from primary and secondary sources. Allora, sì, attualmente Model Y prodotte in Texas, ma non sono ancora a configuratore. Sono solo pronte consegne. Sono circa 1000 auto al mese, non di più. 10-month build time there as well. The equipment's being installed for the first line as we speak, and will be commissioning starting next quarter. So we are doing this where we need to. Our plan is not to do it always. There are lots of competent companies out there, but we are also trying to sort of accelerate the pace of the industry by trying some new things that are a little bit more scalable, and de-risking certain innovations that improve productivity in terms of capex per gigawatt hour and things like that. And with that, I think that sums up our efforts on the factory side. Ok, Mike, you want to come up? ultimo spicchio. Ultimo spicchio. Forse, sì. All right. Energy. Take it away. All right. There. Ok. Hello, everyone. My name is Mike Snyder. I lead our Megapack organization. I've been with Tesla for almost 9 years. I'm excited to talk to you today about the Megapack product and the business and some of the exciting things we have ahead Attenzione, of us. questa era la prima parte della presentazione. From the beginning with this business, we have always focused on building successful Siamo a 3 ore di projects live, for our ragazzi. customers, and not just the batteries in the box. We've built a hardware and a software platform that is Questa è able to una parte adapt to di environments all Tesla over the world, che secondo me and that is able to scale avrà forward from small un'importanza island projects to large fondamentale. gigawatt-hour scale batteries. Fondamentale. We've invested our time and our talent to best understand every aspect, every step in the process, and every risk of a project to ultimately provide a solution that is thoughtful, intuitive, provides great value to our customers, and is as plug and play as possible. And yeah, just looking at these projects, it's incredible to see them all come together in one montage. Seeing the future. Yeah. Compressed. It's 10 years of building these projects, and it's incredible to see the impact and to see what we have in front of us. Absolutely. We're on our 6th generation of our industrial product, which is the Megapack XL that we're building out of Lathrop, California. Questo è We've deployed over 16 gigawatt nuovo hours of industrial sistema di residential products Megapack. across 50 countries. Io immagino And sia really, un sistema Megapack is a integrato. market leader. It's best in class in efficiency, reliability, energy density, and easiest to install, lowest cost to install. And we call it XL because it is actually the largest, heaviest object that you can transfer around the roads of the world without, having to shut them down and get crazy permits and things like this. So it is extra large. There is not going to be an XXL. Cioè l'ultimo prodotto l'hanno fatto apposta nelle dimensioni più grandi possibili per essere trasportato per strada. Quindi efficienza anche da questo punto, no? The Lathrop factory continues to scale and ramp up, and there's new products on the near-term roadmap, so a lot to look forward to. How did we get here? Number one, a maniacal focus on all aspects of delivering stationary storage. What do we mean by that? What are some examples? As you see here, the Megapack enclosure, for one example, we designed the wireways directly into the base of the enclosure. So typically you need to install a bunch of conduits and cables under the ground. Now you can lift them up and install them directly into the base. Tutto integrato nella base del increasing the Megapack. speed of deployment and lowering the cost. Quindi posizionano prima il box e poi mettono la power electronics e poi le batterie. The beauty and the elegance of the Megapack. So this is what converts the DC power to AC power on the grid. The brain is built directly into the product. It is able to connect to any grid in the world right out of the box. It allows it to all the Megapacks on a given site to work as one unit. E dai, aspettiamo ancora un attimo. And really, it's what makes it what it is. I think it's the most incredible feature of the Megapack. As you build out the full site, what we end up with is the most energy-dense solution on the market, upwards of 300 megawatt hours per acre. And just as a frame of reference, this solution is 2 times more power dense than a typical gas peaker plant. So this is the future. This is where we're going. Questa soluzione è a parità di spazio 2 volte più densa come energia We talk about power electronics a little bit more. di una Tesla is a leader in power electronics. centrale We've deployed a over gas. 1.4 terawatts across energy storage and vehicle.
And we deliver Grazie more a power tutti. electronics than the solar and the wind Sono ancora industry quasi combined on a per 700, annum basis. And power electronics, it's hard to overstate how impactful they are. They are really the glue in the sustainable energy economy between generation, storage, and the end use. You know, ragazzi, considerate those che power là è electronics pomeriggio, devices are switching, you know, thousands of times quindi per second, hundreds of thousands of times per second to efficiently react to whatever is needed, either in the car or in the grid. And because they are so like sort of software driven at their core, they can provide functionality that hasn't been available to the grid in the past. And it's one of the reasons why sempre renewables vederlo and storage domani. together are such a great solution. Yeah. And one reason that we focus on power electronics and control so much is because of the impact that it has on the projects directly. So just as an example here on the left, we have a firmware feature that we call virtual machine mode. And what virtual machine mode is it contributes to grid stability like a car's shock absorber that dampens oscillations or vibrations and qui keeps the ride smooth. sta parlando di come So il you can imagine software if you don't dampen gestisce those vibrations, the vehicle could lose control or someone could get hurt. esattamente come le On the grid, sospensioni della you could macchina, have a blackout. le oscillazioni We have one grid operator that's utilizing virtual della machine mode and rete said they will elettrica not operate their grid at per 100% far intervenire i renewables unless they have megapack. this feature, unless they have virtual Questo è machine mode estremamente working. interessante Yeah, per They la tried and it stabilizzazione didn't della work rete, very quello well. che stanno And virtual facendo in applies to virtual Australia da machine mode. It's anni like ormai synthetic con i inertia, where megapack. you turn the battery power plant into, like through software, behaving like it's a giant spinning machine, literally, and that like inertia stabilizes the grid. Right. And you don't need a giant spinning machine. You don't need like a huge fossil fuel power plant or a giant hydro turbine. You can just have the Tra battery 6 do it. mesi o tra 6 And you can anni. program it to whatever you need at that part of the grid, or you can have Vediamo. it be dynamically changing as the grid conditions change. Right. Dai, And that's why we forza. focus so much on it. We believe it's the future of how batteries are going to add value. It's going to be more about adding power stability, just as it is about energy. Yep. Yeah. AutoBidder is another software feature I wanted to mention. AutoBidder is an AutoBidder autonomous è, energy trading platform that in its most basic secondo sense me, is buying un energy low software and selling it fondamentale. high, and Per the chi non lo owner sa, can net the AutoBidder difference of that. è un software But che operating battery storage gestisce is la actually compravendita di very energia complex. tra produttori e consumatori. Upwards, Quindi io needing col mio upwards of hundreds or Powerball even posso thousands of decidere decisions every 5 il mio minutes. It's much more profilo, quindi complex se than vendere di più, a PV, se essere a più solar plant or a wind conservativo plant or e a il thermal sistema battery, con l'intelligenza or a thermal, artificiale in generation plant. base al mio storico, al mio And it's mostly consumo, alla because of the produzione, versatility and the ability gestisce of the quando è meglio batteries to provide vendere, so quando è much meglio value in comprare different ways energia. that these E decisions need secondo to be made me in real time in order to è un optimize software and get the most pazzesco. Lo value stanno out of the usando batteries già they in can. Australia, So there wasn't a solution that sperimentale in existed in the Texas e in market, so we California. built one ourselves. In the market that markets we've deployed them in Australia, in Texas, in the UK, it has proven to be a market leader. We're continuing to invest in AutoBidder as we expand to new markets. Second point of how we got here, a relentless focus on speed of execution, and there's 2 points to be made here. La First velocità one is in di building factories. esecuzione, What you're seeing here is a time lapse of costruire the la mega factory that was fabbrica. built in Lathrop. Questo è We took Lathrop it from a JCPenney distribution center to a in world-class California, manufacturing facility in less than 12 months, which is incredible. meno di And un really, anno. the way that we did this is similar Wow. to what my colleagues have described. It's leveraging the vertical integration of Tesla. It's getting the vehicle manufacturing team in the same room as construction and engineering, grande. and making decisions quickly with all the stakeholders and decision makers. We're using the lessons learned from Lathrop as we speak, as we plan for our next factories. Grazie a voi. Second, it's about installing projects faster. I've mentioned this already, but plug and play is kind of at the core of what we're going for. Fondamentalmente Over the past quello 4 è years, il concetto we've che abbiamo increased visto anche the prima con i installation speed by supercharger, no? 4x. Quindi trovare il modo And we've di reduced the total costruire in labor fretta, ma anche involved installare across in both fretta, construction and quindi manufacturing by creare 3x. prefabbricato. We think that this is key to unlocking our ability to scale and our customers' ability to scale with us. We need to be laser focused on reducing that time from when the Megapack leaves the factory Anche to when it is 24. operational on the grid. Ottimismo. And it's not just about centralized storage, it's also about distributed storage, the future roadmap of well, at least here at Tesla. And maybe some of you know about this sort of retail plan we have here in Texas, and I just wanted to talk a little bit about how that all fits together. So Tesla Electric really unlocks the full value of distributed energy. Allora, and Tesla storage Electric products.
la So, compagnia elettrica di it Tesla, enables our proprio in customers to Texas, become their own utility. sperimentale. The data on the page is from E fanno our quello South che ho descritto Australia prima, compra e vendono virtual power energia plant, tramite software. another Tesla electric setup that we have. Quindi Over 2022, it's 5,000 customers that we have the data for. You can get a sense for what's happening. So allora just qui, if they were being provided default utility service and you look at allora, the qui cost of nel serving them that grafico si vede electricity, che on average normalmente $140 a month. If they all had solar una and casa Powerwall, spende but the solar and Powerwall wasn't $142 al interacting mese with the di grid, wasn't energia. participating in the energy market, Installando the cost of serving that customer would go from fotovoltaico e batteria $140 a month to $70 a month. spende 69, If quindi Tesla di mezza. Electric is operating Con Tesla those Electric assets in an può arrivare a intelligent way to benefit guadagnare the grid, $61 Tesla al Electric being mese. basically a software that we developed out of AutoBidder for the purposes of these distributed energy resources, we can actually pay the customers to bring their energy services to the grid. That's what happened in Australia last year. And Australia is a little bit of a special case. They represent the future, South Australia in particular. Solar and wind supplied Starà 70% facendo una of South Australia's riunione energy per la in Starship. 2022. That compares to 30% in Texas and 35% in California. But this Giusto, is Giulio, hai an ragione. indication of where this is all headed, of both centralized and distributed storage resources 6:15. providing the key to unlocking fully renewable grids. And Tesla Electric is the retail plan that we're using to bring that to bear for our customers that have our Ma il products. punto è che Tesla non costruisce solo auto, cioè And this is how we're le rolling auto it out. sono un plus, Tesla è First, tutt'altro. È un as it sistema exists, it's completo. available in Texas for people who have power walls in their homes. But we need to extend beyond that. Over 1 billion people live in markets with competitive retail electricity. And there's over $2 trillion in annual energy spend in these markets. This is a huge opportunity. Allora, capite And our intention is quanto to è bring this to grosso, market by market in the same way that we've approached Tesla quanto Insurance, è grosso where we can bring value to our customers to reduce their grossa la total cost of ownership possibilità of di our products. business di Tesla Electric. So actually what we're going to do next, and this is pretty exciting here in Texas, by this summer, we're going to offer a retail electricity plan to people who have our cars where they can have unlimited overnight home charging for $30 a month. This is part of reducing the total cost of In ownership Texas of our stanno vehicles. proponendo And the reason why $30 we al can do this mese is per because caricare l'auto Texas di has a ton of notte wind. And in Texas, illimitatamente. the wind blows at night. So actually serving these customers with electricity at night for their cars is the best thing to do for everyone. So this is a way to incentivize people to charge at home at night directly from renewable power. No, la parte energy secondo me supererà di gran lunga la parte auto. So we're very excited about this. Perché and we do see this similar to Tesla la Insurance, grandezza as I del said, business further è reducing the incredibile, total cost of è ownership davvero of electric incredibile. vehicles. So putting this all together, Esatto, è un really at the ecosistema. beginning of this Ci massive siamo. ramp in Mettere energy tutto sources. insieme. And Yeah, reflecting back on the master plan, we It's talked about just the tens of beginning. terawatt hours, Concordo al needing tens of terawatt 100%. hours of stationary storage. So we have our sights set on annual production rates of 1 terawatt hour. Allora, 25x our ci sono già le capacity at Lathrop. comunità energetiche. In the near term, we see Ci really arriveremo, strong per demand forza, for the è megapack obbligatorio. product, over 100 gigawatt hours per year in 2023, and growing by over 100 gigawatt hours per year over the next few years. So the demand is there. And naturally, as we continue to focus on cost and speed and value, the things that we've mentioned, it's clear we need to build more capacity and we need to ramp it quickly. So while the challenge is big, it's also a huge opportunity for Tesla. It's a huge opportunity for the Megapack business. And I'm excited to see the impact that it's going to make. Che fa parkour il robot della Boston Dynamics. All right, thank you. Thank you all. Yes. Ok, signori, è finito il cerchio. All right, Vediamo cosa succede adesso. Laurie? No. Brandon? Non sta chiamando Elon? No, dai. Impact at Tesla. Ok, solo due, eh? Solo due qui. Hi, I'm Brandon with the legal team. Legal team. Thank you. Not just for coming, but being investors. Now, we have an active and engaged board and management team. We've met with you, and today is the culmination of that. We've heard you, which is why we're excited to share this Investor Day with you. Now, you will hear more from our board at the appropriate time. But for now, I'm excited to introduce Laurie Shelby, who's going to discuss sustainability and our employees. Laurie? Va bene. Questa si chiama Shelby. Thank you, però, Brandon. Shelby. Hi, everyone. My name Avete is visto Laurie Ford Shelby, contro and Ferrari? I lead the Environmental Health, Safety, Security, and Sustainability team. Ok, qui parla I've been della with condizione di Tesla for lavoro 5.5 in years. Tesla.
So I'm going to talk about Tesla's impact. And of course, that starts with our awesome team members. So you've heard a lot today Speriamo duri about poco. our amazing products, our process, our software. You've seen lots of numbers and lots of graphs. You've also heard a common theme. And that common theme is that Tesla's bella la team live, is dai, what su. drives our success and makes a difference. Ma chi si Whether aspettava una roba you're del in our genere? Qui factories, stanno in our veramente... sales service and delivery Dormo un centers, attimo a our questo punto. warehouses, Hai or in the ragione. field, you can see and Sì, you la can presentano, feel the collaboration that's happening. And you also can see the pride that everyone has in working for Tesla. So before I go on, I want to perché give no? a big shout out and a Perché no? thank you for our Tesla team globally. So let's... Vabbè, dai, allora diciamo che... That was great. That was great. Thank you. So we are creating a lot of meaningful work through our questo jobs. gli impiegati, We're a huge 129.000. employer. Eravamo a And we're growing 100.000 every l'anno day. scorso. We're at 129K. Insomma, si And parla more than sempre di half of our licenziamenti, team eccetera, ma works in vehicle sono interventi mirati manufacturing. per efficientare And la almost compagnia, ovviamente. 60% of our team is based in the US. Sì, aspettiamo il giro di tutti adesso, And we need to Model grow Z and we mi need to hire piace, the best mi people. piace. Engineers want to work for Tesla. Look at number 1 and number 2, SpaceX and Tesla. In 2021, No, we 69 got spicchi. 3 million applicants. Questa 3 capitela. million. That's incredible. And our culture at Tesla Hai ragione, is Fabri. Hai anyone ragione. at any time Anche un can manager raise an serio. idea or make an Non ho detto improvement niente, suggestion Ops. across safety, people, cost, production, quality. Because we have a very simple process called take charge. And Comunque take charge questa is really employee parte engagement. è And as take è estremamente charges go up, importante negli as you can Stati see in this Uniti. graph, Quindi è injuries go down. ovvio you che know ne why? parlino, è People who ovvio. do the work, the people who do the work know how to improve the Anche work. Model Tomorrow non è male, Model Tomorrow Sustainability sta. is everything. It's our mission. You've heard about it all day, part of our master plan. But at Tesla, grande. we don't just tick boxes Oh, to meet a requirement. 617, We Yes. really focus on È l'una the di impact notte. that our products and our software Ce la faremo, will ce la faremo, deliver. ce la faremo. In 2021, our customers Oh, avoided spengo la Sony che tanto non sta 8.4 lavorando, spero non succeda million niente, metric tons of greenhouse Spero non gas. succeda niente. That's Ok, non equivalent è to successo taking niente. Ok, se no mi si 1.7 fonde, poverina. million Va bene. ICE Adesso mi vehicles si off fonde il the Mac. road for a full year. Yes, yes. We're also focusing on doing really good work and driving sustainability into our operations. We have year-over-year reduction in our water use, in our waste, and we're growing and building a renewable energy Assolutamente program sì, within our riciclo delle operations, just like batterie supercharging, e as you lavorano heard. con Redwood Company, So il cui it's not just CEO about our è products, uno dei it's the way we fondatori di make our Tesla, products, both phases. JB Strobel. Quindi Tesla, sì, our assolutamente. company, Già is adesso solving riciclano both comunque. sides of the clean energy equation. Solo che a We've oggi got the clean generation, the clean non ci storage. sono abbastanza We batterie also per have farlo in zero grossi numeri. emission transport. Ovviamente negli As anni this si slide useranno le shows, batterie from esauste, 2012 quindi to servirà ancora una 2021, decina d'anni our per andare products su numeri generated grossi. more energy that was consumed by all Tesla vehicles and our factories. It's amazing. Yeah, I like the claps. Yeah, I'll take claps. So our vehicles use less emissions than gas-powered vehicles. Even in the worst case scenario, Ok, 100% questo l'abbiamo già coal-free. visto, questo grafico, A Model e 3 ci fa has less vedere emissions
than the average ICE car. nella vita And dell'auto we're only going to quanto get better. un'elettrica nella You heard peggiore about that delle today. condizioni, che Every adesso product we make is produzione more elettrica efficient. media Every americana factory we è build meno is more CO2 sustainable. rispetto a So una it's only going to get ritetica better and a better. combustione e So non as we build di poco, our insomma. zero emission Meno. future, we've been talking with our stakeholders, with our shareholders, about how do we improve our reporting framework. And we are aligning with the TCDF. So TCFD. So we're aligning with the TCFD, which I know many of you have been asking us about. I also want you to stay tuned Non ho because idea di there's going cosa to be stia much parlando, ma more va bene così. coming in our impact report. So thank you all. And up next is Oh, Zach. ha finito. Oh, Zach, torna Zach. Attenzione, attenzione. Zach, CFO, di cosa parlerà? Financials, ovviamente. Thank you, Laurie. Dai. No, Zach di solito è molto All right, interessante. so this is our last section of our prepared remarks today. Last section. We'll kind of take what we've discussed today and summarize it at the corporate level for our financials. Maybe Paura before che I jump veramente into non the presentino details niente here, stasera. we've never done an investor day as a company. We've never brought our leadership team out and asked them to talk about the things that they're working on. Infatti dormiamo. So, I feel very fortunate to be able to work alongside this group of people and support their teams. And I also just want to thank them, they're in a room in the back Buonanotte. listening to this, for all of the work that they put into today and getting the company to where it is today. So thank you to the Tesla team. When Io we ci were sono, preparing for ragazzi, today, sperando che folks però were presentino asking, qualcosa. well, Zach, what should we talk about? And really the only Vediamo un po'. guidance we gave folks is, well, talk about the things that you're working on and talk about it in the context of the master plan. And what did almost everybody talk about today in great detail? All of the work that they're doing to Ma take cost out. vediamo. Because in this industry, in this business, you survive or you die based upon the ability to manage your costs. And so I'd like to talk about cost as well. E questo lo sappiamo, Zach, ce l'hai già detto. If we look at our longest running Okay. scale production product, this is the Model 3. We reached 5,000 cars per week, which was our design capacity in mid-2018. And since then, we've taken 30% of Questo è cost out molto of this product. interessante perché è And è there's un 2 dato points I molto want to make about importante, this. cioè The rispetto al first is that 2018 hanno cost ridotto del reduction, as you have heard 30% throughout il the costo course di of the produzione day, di Model 3 is deeply ingrained in our e culture. sappiamo che il And I Model Y think costa one of the ancora most meno da important produrre. reasons why we are here today as a company. The second point that I want to make is that when we're working on Non cost farmi dire reduction, parolacce. it's easy just to take cost out and make our products worse. But we have to take cost out and improve our products at the same time. This is the hard thing to do, but it's the necessary thing to do to continue to move forward. And if you look at a version of a Model 3 that we built today, and you compare it back to a Model 3 that we built in 2018, there's a long list of improvements that we put into the car while also taking cost out of the product. Cost È reduction possibile. doesn't just come from one place. There's no silver bullet here. And we pushed the boundaries on volume with the Model No, 3 c'è da program, increasing dire volume che 3x over comunque this period of time. la We've improved presentazione productivity. So in our Fremont factory, ovviamente è we are tardi in twice as Italia, productive now as però we è were estremamente in interessante dal mid-2018. punto di We've made a lot vista of del progress on futuro overhead efficiencies and product di improvements, as Tesla we've e avevamo già discussed, anticipato and a che long list of other sarebbe things, including stata localization, incentrata our sulla factory in riduzione dei Shanghai. costi e in generale And as sull'aumento we ramp up dell'efficienza. volume E and as we così è. find efficiencies, we work with our suppliers to Ora do the vediamo se same. c'è la sorpresa And that finale, leads to material cost altrimenti reductions that improve the affordability of our products. And as we look forward to our next gen vehicle, our target is to reduce 50% of cost, and we've talked about that a bit earlier today. Going from the Model S and X platform to the 3 and Y platform, we took out 50% of cost, so the task here is to do it again. quindi già And da this is very SX a important 3Y hanno because ridotto as del we improve 50. affordability, Il prossimo step è ridurre ancora del the number of 50. customers who have access to our products dramatically increases. And as we link this back to our master plan, it enables an exponential growth in our volume with linear reductions in the cost of our products. The second point I'll make here is that, and again, cost reductions don't come from any single one place.
And so you can see the buckets here on the vehicle side, battery and powertrain, manufacturing cost reductions, and others. These buckets are relatively equal in size. And so in order to take 50% of cost out of the product, we have to go through everything. Ovviamente per ridurre il costo devono passare per tutti gli But more aspetti della importantly macchina. than Ecco just qua. the cost of the Questo è car up interessante, front, perché il costo when di we're transitioning mantenimento to della a macchina, sustainable economy, particularly with vehicle ownership, it's really important to think about the lifetime cost of the product. quindi efficienza di base. And this chart here is showing what the total cost of ownership per mile is over the course of 5 years. And we have to think about financing costs, insurance costs, the cost of power. Drew talked a little bit about that with the plants that we're doing in Texas, wear and tear Quindi and in maintenance on generale. the cars, et cetera. And we're already at a place today in the US where a base Model 3 on a cost per mile basis is less than a Toyota Corolla, which is the highest selling car in the world. And as we move towards our next gen platform, we will continue to reduce Quindi this. già oggi la And as Model we 3 work costa on meno da robotaxi mantenere di una variants of Toyota this Corolla. platform, this cost will come down even further. And so this is a product that we expect to have substantially lower cost per mile. La than the Toyota highest Corolla volume perché è products in l'auto the più venduta al mondo. È un riferimento. The next thing on cost reduction I want to talk about is operating expenses. We spend a lot of time on our earnings calls talking about gross margins and product cost. We don't spend a lot of time talking about OpEx, but I think this Questo è un is one of the dato really important parts of our estremamente story. importante perché è So il since costo 2018, per far we've reduced funzionare our non-GAAP Tesla, OpEx le 60% fabbriche as a e tutto il percent of resto. revenue and E più 75% scende on a questo per delivered costo, car aumentando il basis. numero di macchine, This is diminuisce quite ovviamente staggering. il I want costo to di go into the details produzione. about how we've done this. Ovvio. The first component of OpEx, which is R&D, the single most important thing here is that we constrain the number of programs that we work on, so minimizing the number of programs that we're running in parallel. And the key here is to maximize the revenue and cash generated from every program that we work on. Ovviamente. And also maximize the technology sharing between the programs. So we talked a little bit about how power electronics in our su energy questo non ho business dubbio. is shared with power electronics in our La vehicle versione business. Tamarra corre anche nella... No, la Camry corre nella NASCAR. If we look at the SG&A side of Tutta this, Tamarra. I think the story here is pretty dramatic. So we're showing here a comparison of SG&A per car delivered compared to the traditional auto industry, which is both an qui OEM and sono, the dealership vabbè, network. dati in And our generale. estimates are that we're 60 to 70% lower on a per car basis. And if you turn this into dollars, this is many thousands of dollars per car. This is part of the reason why on the last earnings call, I made the comment that we think about operating margin more so than gross margin as a company, because the integration that we have here on the SG&A side, Sta ribadendo il fatto che come compagnia è più importante far scendere il prezzo delle spese fisse per far funzionare le fabbriche, piuttosto che pensare al margine lordo, il che è this corretto. wasn't always the case. And it wasn't that long ago where these bars would be inverted. And if we go back a little bit in time, and we talk about when we launched Model 3 in the Fremont factory, we went from 2,000 cars per week, which was Non c'è un modo per SNX, mandare adding avanti. 5,000 a week to that for Model 3 got us to 7,000 cars a week. You've heard some folks here today talk about production hell. What I don't think we've ever talked about as a company is back office operations hell, which also happened at the same time. And 7,000 cars a week, 350,000 cars a year, we want to go to 20 million cars a year, and we're struggling at 7,000. And we're saying to ourselves, we have to completely rethink the way that we're managing our back office operations if we have any hope of efficiently scaling this company. Qui sta parlando And so this fondamentalmente began a process di that we're come still continuing to work on nella today, but it's crescita something that we refer to as the Tesla della operating system. produzione, So in the prima same abbiamo way that visto we're tutta la vertically integrated parte into the software that effettivamente di manages our produzione, cars, software, di we've also approvvigionamento, vertically e lui integrated into the parla software that runs della our company. parte And di all of our gestione major finanziaria, ovviamente, che deve crescere departments di in the company conseguenza. are using, not all of them yet, but almost all of them are using our in-house software. Most recently, we removed Se ci third-party mandi il recruiting video poi, software, and we're now grazie. running our own recruiting software as a company. And this matters a lot because rather than having a complex web of third-party systems that are generic solution that take a lot of effort to customize for our particular needs, we've been able to put in place with an in-house applications engineering team dedicated lightweight software that does only what we need it to do and nothing more. And that team works very closely with process improvement teams that sit within the business.
Hai who ragione. are looking through all of the processes that we're managing as a company and following the exact same process that Tom mentioned in the Siamo a 3 ore e manufacturing space, 32, to look at our processes, delete process steps that we don't need, sono? simplify process steps that are existing, and automate what's remaining. And the results of this have been quite staggering, to be frank. I think it's exceeded our expectations as well. On the left side of this chart are some examples of the efficiency improvements that we've seen within our SG&A areas as a result of this Il doc strategy. diceva The North American gigawatt. sales team is 4 times more efficient now than they were in 2018. Order operations team, financial services. I mean, these levels of improvement are large. Ok. And there's not Va enough bene. pixels on the slide here to Grazie list out Zach che everything. ci So fai it's just vedere a come couple hanno of migliorato examples. l'efficienza anche And negli then in the uffici. same way that when we look to take cost out of our products, we want Non lo to so se feature up the presentano product or qualcosa. improve the product while Non lo taking so, cost out. non lo so. The same has been true with the use of Tesla operating system and that integration with our process improvement teams within the company. And so we've increased performance and added capabilities while also dramatically reducing cost on a per car basis. There's a list of self-service functionality that we've put in place, which customers like. It also simplifies our operations behind the scenes. We've used the Tesla operating system to expand into our captive insurance space, which we Almeno are che fully dicano vertically integrated qualcosa into. del cyber, We run tra our quanto own in-house costa, come lo software. We have producono. our own agents, our own claims software, and claims folks who run our insurance business. This is also very important because as a technology company, data is very important. And Ragazzi, we se use non these presentano systems and the niente, access to the data in those domani systems le azioni to pull fanno out meno extremely granular 20% and in targeted reporting automatico. that enables us to see every aspect of our business in real time so we can make adjustments to our operations as needed. And there Io are non ho detto sometimes niente, lo stai examples where we dicendo say, tu. man, I wish we were tracking this piece of data. Well, it's a team's meeting away from the applications engineering team to make a request, and then we can start tracking that data and make those changes. And so the feedback loop associated with process Diciamo improvement che inside the company in is generale pretty astounding. The l'obiettivo last thing I'll just mention here, which is del something I'm meeting personally è quite stato proud of, raggiunto, nel senso we've che made a lot hanno of progress in our close effettivamente processes within the spiegato finance. come ridurranno i costi Getting della our nuova 10Q and piattaforma. 10K filed. It's amongst the fastest of the 20 E tra largest l'altro hanno market fatto cap vedere companies. So great work to the finance team here. auto diverse. Una che sembra un van e una che sembra So una all of this macchina work più on cost piccola. reduction is extremely important Quindi, because we have a lot of money to spend ahead of vediamo. us to achieve our goals within the plan. So we get 1 terawatt hour of annual Sai, energy storage production basterebbe... and then expanding cell Sì, production, potrebbero, service and charging in line sicuramente with the growth of those fisicamente other non presentano businesses. niente stasera, And so we've però estimated potrebbero what we qualche think the total dettaglio, cost to get there will be. un rendering, And there's certainly qualcosa. error bars around these numbers Vedremo. as we continue to progress and innovate. But of this, we've spent about $28 billion of that so far in the history of the company. And maybe this total investment looks large. I actually think it's quite small relative to our ambitions. And if you look at our 2022 operating cash flows and you just say, well, let's assume Ripeto, some modest growth le to that, aspettative erano maybe not create all sul that vedere una much. macchina. Qui ci hanno fatto vedere If you're being come conservative, effettivamente but the raggiungono ability to pay l'obiettivo for this del level of Master Plan investment 3. E qual è il Master from the Plan 3? forecast Quindi, that we have is ripeto, very ci achievable for us. siamo sicuramente creati noi delle aspettative. I'm often asked about capital allocation. I think our strategy vediamo. here is very straightforward. I touched upon it a little bit in our last slide, but just to be explicit about it. Perché sono le prime 4 Obviously, the lettere del mio priority here cognome, is to come mi ensure chiamavano that we're al using capital liceo, to run the e day-to-day la X operations perché of la the mail business. ai This is tempi a quando l'ho fatta era working già presa. capital-intensive Devi. business, and this has to E be quindi ci managed ho quite messo una X carefully. ed è rimasto So, quello. over the course of a quarter, there can be multi-billion-dollar swings in our cash balance up and down, just depending upon the timing of when we build and deliver cars. So we obviously have to have money set aside for that. Downside protection is another really important area where we have money set aside for that. And over the last couple of years, throughout the È pandemic, I giusto think questo this just commento. highlights why being ready for Questo downside evento protection is important. spiega come Preserving daily raggiungeranno operations le is 20 the engine that then milioni generates cash that allows us to di auto reinvest prodotte, che è into the l'obiettivo. growth of the business. Spiega come, in And ogni I'm very aspetto, proud that over the last couple of dalla years, despite semplificazione the di ups and downs in the progettazione macro fino a come environment and gestiscono interruptions i to supply capitali. chains, we Quindi have ha never senso. once pulled back on our Però investments in speriamo growth, so sempre that in remains a huge priority one for more us. thing. We do then, after investing in growth, we look at opportunistic ways to spend our cash. These are more financially oriented, where if a return exceeds a hurdle,
then Ciao we can place Vincenzo, cash in that. This supporter is part of numero our 1. story of cost Grande, reduction in the grazie. Fremont factory. And then on the excess side, this is where the board meets on a regular basis and they're thinking about what our cash flow projections are looking forward and whether it makes sense to do buybacks or dividends. So to wrap up the finance portion of the presentation today, a couple of key messages I just want to leave you all with here is that we use innovation at an intense level. Lo so, to l'hai già drive detto, l'avete già costs detto down and tutti. improve the efficiency L'avete of già the detto business. tutti, dai, forza. And the reason this is so important is it allows us to improve product affordability. And this is particularly the case when we move to our next generation platform. Improving affordability Esatto, allows us to infatti comfortably poi make con calma domani investments andrò a that grow rivedermi le volume, slide perché that poi la volume chiave di generates lettura di cash tutto è that lì. then allows us to make more Concordo. investments. And as we integrate that going forward, it's our belief as a leadership team here at Tesla that we're going to achieve unprecedented scale in the manufacturing Ciao space. Gennaro, grande. 400.000 And chilometri this is Model what's ultimately Model X, required to accelerate the world's 400.000 transition to chilometri. sustainable energy. So with that, this completes the prepared portion of today. Attenzione. We're going to take a short break and then we'll resume with the live Q&A. Niente, fanno le domande, quindi niente, ragazzi. Io credo che il master plan sia stato questo e quindi niente. Questo è quanto, secondo me. Forse ci aspettavamo un qualcosa di più, anche se effettivamente, come dicevo prima, loro hanno raggiunto il loro obiettivo. Ci hanno spiegato come vogliono arrivare a 20 milioni di auto prodotte all'anno entro a questo punto 2030, come hanno sempre detto. E ci hanno detto che ci sono assolutamente 2 modelli nuovi già in previsione e voglio andare a rivedermi le prime slide per analizzarle in maniera un po' più approfondita e trovo super interessante l'approccio che hanno avuto riguardo al nuovo sistema costruttivo. Ragazzi, io vi ringrazio, è l'una, buonanotte a tutti e ci vediamo con la prossima puntata dei Lampi. Grazie mille, grazie a tutti, grazie a tutti per il supporto come sempre. Ciao, a presto. Ciao, grazie a tutti.